Amici, un saluto da Jack Leone, Max l'imprenditore che vi tiene per ore. E oggi siamo più che pronti per ripartire. Benvenuti. Oh, che bello ragazzi, finalmente sentirvi. Allora, fatemi collegare su Discord, un attimo che ho dei messaggi. E eccoci qua, perfetto. Un saluto a Leo The Wolf, ciao. Ma buonasera a tutti coloro che sono in live, oltre che al nostro fantastico Sace che piace. Sace che piace. Allora, mi hanno fatto una clip bella, il Baba, la voglio condividere in diretta, se riesco. Il problema è che sarà un problema, devo mettere la pausa qua. Ciao Andy, sei già arrivato oggi, mi hai anticipato perché non ho ancora tutto pronto, aspetta. Preparo, sai come si fa la leggenda dei campioni. Allora devo mettere 1080p, togliere il blocco del volume. Oh, c'è Tazza! C'è anche Tazza! Ciao signor Tazza! Ciao, oggi abbiamo anche Lio che oggi possiamo sentire in vocale perché non è esploso, sapete, lo teniamo nell'ebollitore quando non siamo in diretta, allora non si sa mai, poi nel caso che non esploda invece è tutto a posto, voglio dire. Ciao Tazza, sul sito arancione, quindi meno male che ho detto il sito blu, altrimenti lo tira sulla gamba, no? Sto scherzando. No. Ciao Cometino, ecco qua, benissimo. Ti aspetto sul piede. No, vabbè dai, allora tiro sul piede, ecco qua. Non ce la faccio, non sono abbastanza atletico da tirare sul piede. Occhio prima che non lo farei mai, assolutamente non lo farei mai. Ciao Leonardo. Allora, abbiamo una clip fatta dalla leggenda, a parte Wakame che è la più grande leggenda in assoluto, essendo lei The Real Deal. Allora, vediamo un po'. Questo qui è il video completo. C'è Crash Bandicoot, è lui! E io mi emoziono che vedo Crash Bandicoot. A differenza dei bot che ti chiedono aiuto, lui ti dà le selerate, ti insulta, ti fa quella roba. E tu che dici furri, Grazie. Ed è così che ho incontrato mamma, salvando Crash. È carino, Crash. Insomma, una bellissima clip, veramente. Un saluto a Lio, Cometino e il signor Tazza. Ciao Tazza, che bello vederti, incredibile. Tornato dalla mega festa nella villa in Sardegna, che andava a divertirsi dalle sue fidanzate. Per ogni giorno la casa di una fidanzata diversa. Cometino, che è scritto? Perché c'è scritto Augusto testa di papa, ma ti pare la testa di Frankenstein? È un sound suo. Stranissimo, perché veramente ormai siamo andati sul delirio. No, l'ho letto. Hai visto la premiere? Lo so Leonardo, ti sei visto il mio Chievo Verona. Per Chievo Verona è sempre un piacere. I leoni. Ma vogliamo parlare di quello che è successo ieri sera? Aspetta un attimo, che prima abbiamo incredibile, dice Tazza, sito viola. Sì, hai fatto bene a dirmi viola, perché altrimenti pensavo che era arancione come questo, poi ti cercavo, ma no, non la fa o non va. Invece perché sull'altro sito io apro pochissimo, veramente ormai il sito viola l'ho aperto pochissimo, però vabbè, te lo apro, dai, che non costa con nulla, ci mancherebbe altro, va bene. Ma a me mi è arrivata una notizia. Un uccellino mi ha detto che ieri abbiamo piallato 3 polpette a 0 alla Slavia Praga, o è la mia impressione. Ma aspetta, oltretutto l'Inter ha dimostrato di essere una delle migliori squadre in circolazione, ma soprattutto quel cavolo di portiere dello Slavia Praga, non so se tu hai visto il primo gol. Questo qua aveva la palla al piede e pensava che nessuno gliel'avrebbe tolta sto portiere. No, c'è andato uno di mezzo, la palla è arrivata a Lautaro Martinez, che per fortuna è capace da segnare, infatti ha fatto un bel gol. Ma ha fatto 2 gol così l'Inter, 2 gol per incapacità degli avversari. Era il terzo giusto, il secondo invece meritato. Li ho visti, belli. Milan Campione Italia sarebbe un sogno, ma per me è impossibile. È impossibile per me. Ma a proposito, ieri l'hai letta quella notizia? Guarda che non era una presa in giro, è vero, cioè vogliono tirar giù il... No, lo so, il Meazza, ma ti ripeto che il Meazza e il San Siro sono lo stesso stadio, solo che è chiamato San Siro, ma si chiama Giuseppe Meazza. Puoi confermare, Tazza, Meazza e San Siro sono lo stesso stadio.
perché dice che Esatto. ci sono 2 stadi a Milano. Sì, non so come si chiama il secondo. Tecnicamente il secondo era tipo di proprietà dell'Inter, da quanto ho capito il secondo stadio. Quello della proprietà dell'Inter. Non so come si chiama. No, Tazza no, Meazza, Giuseppe Meazza, magari Tazza. Mi sono visto un documentario su Paolo Rossi, mi sono commosso, ragazzi. Porco cane Paolo Rossi. Gente con quel carattere lì non la trovi più nel mondo del calcio, ragazzi, veramente. Non la trovi più. Per me Ciao, Ice. Per me resta se c'è un allenatore che io adoro, anzi 2 allenatori che io adoro sempre. Chi è? Chi sono? Cosa? Lì che si mise a correre quando la Mazzone, curva sotto la curva. Ah, beh, quello è buono anche quello. Tanzi, impari le regie. Era cosa? Era il buon vecchio Trapattoni durante l'intervista. È il momento di fare il casino. C-A-S-I? No? Mi dispiace. Ti saluto. Lo faccio. Io ti saluterei Lio, ma lui non può vedermi perché. No, non è vero, sto scherzando, stavo citando John Cena. Ma no, dice non può vedermi, sto facendo il gesto di John Cena, non hai capito, intendevo quello. Sì, l'ho visto. Comunque qua siamo alle ultime missioni. Andy, avete sentito la novità di Electronic Arts eseguita da una parte saudita del Genero, non il figlio, il Genero. Meglio conosciuto come il Genero non è il figlio, per fortuna non è il figlio, perché il figlio è quello che andava a sparare nella laguna di Venezia agli animali protetti, Cioè, voglio dire, il Genero magari è una brava persona che è un gigacciado assoluto. Vabbè, comunque ragazzi, non è la prima volta, la Ubisoft ormai, come già detto ieri, sta prendendo soldi dall'Arabia Saudita e ci sta facendo un DLC completamente gratuito per gli utenti che è ambientato nell'attuale zona dove c'è l'Arabia Saudita. Parlava di esseri umani. No, gli esseri umani no, guarda, quello era De Niro in Macete, bel film. Ti dedicherò un SMR mio. Chi è che ha citato Macete? Io ho citato Macete perché lui ha detto sparava agli esseri umani e gli ha detto no, però De Niro lo faceva, gli diceva boh, gli slegava e diceva dai corri e andava là, PAM! In realtà De Niro faceva il JBL della situazione. Sì, appunto, infatti assomigliava tantissimo a quel personaggio, sembrava JBL a quei tempi lì che andava al confine. A me meglio resta sempre Danny Trejo con Macete, cioè porca miseria, è fantastico. Ma infatti io tifavo tantissimo per Macete era... Poi io voglio un Macete in space, ora mi affilierò un network, mi voglio truffare. Ma guarda che poi vengono a dire però mi creano problemi, ciumbia, cavolo, certi network fanno veramente paura poi come agiscono, ma poi ti sorprendi, ma ti sorprendi. Dico, si parlava del terzo capitolo. Sì, quello in spazio, nello spazio, c'era il trailer. Però poi ora ci sono molte notizie che dicono che l'hanno presa in giro. No, volevano farlo veramente, però all'inizio l'hanno buttato giù così il trailer, ma poi volevano farlo veramente, però poi non ci sono riusciti con gli attori, una cosa che poi lui c'è sempre, Danny Trejo lui non manca mai, ma la Michelle Rodriguez. Ma la Michelle Rodriguez che si è più impegnata con Fast and Furious. Michelle Rodriguez è impegnata con Fast and Furious, se lei ancora c'ha cosa. Poi ci sarebbe cosa, ci sarebbe Justin Bieber, ma Justin Bieber quello un film non ne fa nemmeno a pagare ora. Justin Bieber ormai è sparito. Come è arrabbiata Tataru, dice Desu dice Desu, ecco qua. Io le adoro questi personaggi. Dai, adesso ci va, lo blocca e gli dice Tensing, esplode su Niro. No, a sto momento l'unica cosa che potrebbe fare è avvicinarsi al suo bacino e tirare un pugno secco. Fallo te, sì. Shoryuken. Come Tino, fallo te, punto esclamativo Blitz. Ci commuoviamo tutti insieme. Villarreal invece finirà 2-3. Tutti sti gol. Beh, la Juve ormai, il portiere della Juve è abituato a subire gol, ok? Potrebbe succedere veramente così. Però il Villarreal non sottovalutatelo. Basta Villarreal. Con quella maschera davanti agli occhi. Perché sceglie la sua identità, lei è un mistero, è per quello. Però è morto papà Dimo. È lui che è morto nella scorsa puntata.
Mettetegliela una maschera meglio. Sembra una di quelle che fa quelle serate. Ah, ho capito! Tipo quelle che poi ti infilano la. Beh, tu ci sei andato in quelle serate lì dove ti infilano la mela in bocca e ti dicono squittisci e tu vai. No. Basta, giuro che ti faccio invadere. Ok, non ha ancora sperimentato, è troppo giovane. Diamogli 20 anni di tempo, inizierà ad andare a dire dai, su, usa quella frusta. E scappi in giro e dice sta zitta te. Oh, guardate che è arrivato il bestione gigante. Ti ho trovato qui, Shadow Walker. Sei stata difficile da trovare. E lei dice Nani? Grazie Tazza. Un barafanghi di una macchina che lo tira in testa Jack, per favore, grazie. Lo so. Secondo me mi fai un vertical suplex sul paraurti. Madonna, io al massimo ti faccio una Hai presente Eddie Guerrero quando tornò su Re Mysterio? Avevo detto così. Ma Gosetsu è fighissimo, è potentissimo. Questo qua ti piglia e ti sfonda, non a te in generale, ti distrugge proprio. È alto. Si sfonda letteralmente. Ci mancherà, sì, l'ultimo, alla fine devo ammetterlo che un po' lo era, Tazza, ma lui non io, Io no. Devo ammettere che lui. Il cibo degli altri era anche suo, era di suo proprietà, ricordiamocelo. Ma il cibo suo per gli altri? Il suo era il cibo suo. Il cibo degli altri era in proprietà dello Stato, lui era lo Stato. No, io no. Ma a me sono ideologie sorpassate. Io ti ricordi la sigla di UFO Baby? Me la ricordo io purtroppo. UFO Baby UFO. Ti ricordi? Cioè, ogni volta che noi stiamo parlando di una cosa, chi è che l'ha chiesto? Leonardo è un grande appassionato. O Leo o come si chiama? Ah, come Tino! Guarda qua, non sto bevendo acqua. Non sto bevendo acqua oggi. È tornato! È tornato! Ma oggi non c'è manco più loro che se la fanno sta festa fra l'altro Tazza. Oggi la fa gente che non lo è mai stato, ricordiamoci. Quella è da roba, che mi ricorda un sacco. Quella è da roba che mi ricorda un sacco i vecchi che erano i cosi della Ferrero. Invece blues sottomarca di qualcosa. Tè da infuso, senza conservanti. Ma che impressione fa Gosetsu? Quello che si sforza in bagno, si chiama di bagno. Della Kinder con il cioccolato. No, questo c'è solo il tè. Io ho cioccolata. La top nuova devo eliminare dall'esistenza Jack Leone Max, da quel tempo che elimino Jack Leone Max. Sto veramente. Il nero è arrogante, è un nobile, è potente. Ed è stato nostro nemico. Tu sei dell'impero, adesso è arrabbiato, guarda. Perché collaborate con l'impero? Aspetta, ma non vi siete combattuti voi l'impero? Sì, ma lui è un po' strano. Per me rimane un personaggio fighissimo, Nero. Quando Gosetsu da! Questo grande Gosetsu. Andiamo, Shadow Walker. Fa le pose muscolari. Ecco qua. Questo personaggio assomiglia a Hellboy, vero. Potrebbe esserci un po' di citazione. Sì, bravo. Lo sai chi mi ricorda anche sto. Facciamo uno shoutoutino ad Identifier, dimmi. Sto personaggio. A me ricorda. Per esempio, hai visti i film, quelli di Bud Spencer, però senza Terence Hill? Qualcosa ho visto, sicuro, anche solo lui. Ti ricordi quella lì quando lui fa finta di essere un dottore nel Far West? Mi ricorda qualcosa. Cavolo, come che si chiamava? Ora non mi viene in mente il nome. Io guarda, il nome non me ne conosco uno. Sì, bro, dice. Che c'è lui e c'è l'attatore. Occhio alla penna.
Dicendi. Occhio alla penna, giusto? E che c'è anche Joe Burger che qui fa il cattivo, e c'è la scena quando fanno la sfida di mangiare e vedi Bud Spencer che si ingozza come non mai, che gli arrivano anche i dolci e tutto, lui ancora continua a mangiare, però lì a un certo punto si sente talmente male che si viene da vomitare. E quello è Bud Spencer che fa allo chef, gli fa il segno, vieni un attimo qui, quello gli dice una parola e quello lo sconvolta, fa un casco di banane per il dottore, cioè tutto lo rimetti tutto sto cavolo di mangiare. Bud Spencer è un mangiatore professionista, una leggenda. Che poi non so se tu hai visto un'uscita o di più un video, ma anche un'uscita una notizia che è uscita negli ultimi tempi, che quando c'è stato il film Piedone, come mi ha vestito? Hai visto come mi ha vestito il personaggio? Sì, il vestito mi ha indossato e sai, bella gioia, ti vesti così che stai bene. Dico, sai che quasi ha rischiato un incidente politico, quasi. Chi? Per fare Bud Spencer. Ha quasi come si suol dire, provocato un incidente politico perché lui voleva che l'attore bambino che faceva Bodo nella serie mangiasse con loro, perché il ristorante... Sì, no, quello non si può dire, ma ho capito, hai ragione. Bud Spencer è una grande persona, sicuramente. Madonna, tu te l'immagini Bud Spencer fare ammazzate con le persone africane per far mangiare l'attore che faceva... Sì, ma non mi sorprende, perché lui comunque era veramente una persona per bene, lui, assolutamente, una persona per bene. Allora, intanto Leonardo mi chiede... oggi pomeriggio fanno su Rete 4 cosa? Braccio di ferro. Vabbè, ferro io però preferisco quello animato, non il film. Poi dice che lo fanno su Rete 4, ma non so. Non scappate, non scappate. Si sta parlando dei film di Bud Spencer? No, parlava di Braccio di ferro, scusa. Sta parlando di quello. Ma i film? I film o le cose? Perché se il film forse, se il cartone animato non lo sapevo. Io conosco il film, è assolutamente leggendario. No, scusami, il cartoon. Il film non mi è mai piaciuto, che poi cosa c'era? Robin Williams. Ho letto delle storie su quel film che girava tante di quelle robe che non posso nominare. Allora, Robin Williams che faceva cosa? Braccio di ferro, uno dei Bracci di ferro in stile film migliore in assoluto, anche se non ho mai visto il film. E lui c'era un'attrice che purtroppo è scomparsa negli ultimi tempi, che ora non mi ricordo com'è che si chiamava, che faceva la parte di Olivia proprio nel film. Però c'è una cosa, io mi ricordo, non so se è un lost media mio, cioè che me lo so immaginato io. Ma non si chiamano lost media quando te li immagini tu. No, potrebbe essere un Mandela Effect al massimo. No, ma io mi ricordo che c'era un film in bianco e nero con protagonista proprio come si chiama? Proprio Braccio di ferro. E in questo film lui era il personaggio dei fumetti che usciva dal fumetto per aiutare un bambino che purtroppo era vittima di bullismo. Perché se te lo ricordi l'avrei visto per forza, non è che te lo puoi essere inventato. No, io me lo ricordo sto film. Allora esisterà, ma scusami. Non mi ricordo il nome e lo sto cercando come un mazzo, non riesco a trovarlo. Cioè, davvero se cerchi Popeye... È l'unica cosa, però... Cerco io in un attimo, te lo trovo io. No, mi dà quello dell'80 con Bruce Willis. Cavolo, ma ti trova solo quello, possibile. Ma guarda, ti dico, era veramente... Cioè, l'avevano fatto, se non mi sbaglio, nel periodo, mi sembra 2002-2003. Ma dopo. Strano. No, l'hanno mandato in onda, cioè qua sulla Rai. Mi ricordo, l'avevano mandato in onda periodo 2002-2003 perché
era il periodo quando sulla Rai la sera facevano i cartoni animati. E successe che un pomeriggio o una sera mandarono in onda sto film, era un cortometraggio della stessa lunghezza dei cartoni animati. Incredibile, non ci sono altri film, sono senza parole. Pensavo... E si vedeva sta cosa, era tutta in bianco e nero, e si vedeva sto bambino, sai, che piangeva, diceva cavolo, non ce la faccio più con questi bulletti, cose così. E leggendo le cose, cioè leggendo i fumetti, c'era Braccio di Ferro che usciva da sto fumetto, gli diceva non ti preoccupare, ti aiuto io. E parlando di cose così, alla fine poi sto bambino potrebbe essere Popeye the Rescue, potrebbe essere questo del 97-98 con Wally Winger, potrebbe essere questo qua. Non lo so. Sembra... No, che brutto, cioè, sembrano fatti come Lego. Faccio vedere. Sembrano fatti come Lego. Potrebbe essere questo. Animaniacs The Movie, esiste il film di Animaniacs, che bello però. No, dovrebbe uscire. No, qui non ci sono però guarda, qui c'è qualcosa in bianco e nero. Popeye the Rescue, classic animation. Gioco. Non era così però. Non era quelle Sembra persone. di più. No, è come così. Era una cosa simile a questa. Classic. Però non era cioè sì, era a cartone così, che c'erano anche queste scene, ma c'era anche una parte fatta a mo' di, sai, vecchi film. No, è incredibile. Continua a non esistere. Adesso senza parole, ragazzi. Ma cavolo. Cioè, tu te lo ricordi, bello quello, tu te lo ricordi pure. Cioè, Lo ricordo. ti credo al 100% che te lo ricordi. Fra l'altro qua. Oh, grazie per il follow. Thank you so much for the follow. Thank you so much. Daily Life of Anthony. Magari viene da un altro video, però grazie mille. Thank you so much. Allora, dobbiamo andare a Mordona. Ok, non so se parlare italiano, se parlare inglese, ma nel caso posso anche parlare in inglese, non è un problema. Thank you so much, Anthony, thank you so much. Allora, andare qua. Che poi fra l'altro, questa qui, parlando di Mandela Effect, la leggi Fly Free My Pretty, il nome della missione. Perché molti ricordano, e ci sono un sacco di maglie e gadget, che la strega dell'Ovest, quella cattiva, insomma, quello di Dorothy, diciamo, la rivale di Dorothy, diceva Fly my pretty, fly, e invece non esiste sta frase in nessun adattamento. Forse l'ho trovato. Vai, manda, dimmi il nome. Cerca Adventures of Popeye. Mi ricordo perché di fatto è quello lì che ti ho detto io, la scena è quella. Ma è vero, sta uscendo del 35. Del 35, boia, ma è vecchissimo sto film. Sì, guarda, c'è lui che esce dal fumetto. Allora esiste. L'unico doppiaggio italiano conosciuto fu realizzato dalla CRC per la trasmissione del corto sulle reti Rai a metà degli anni 90. Non essendo stata registrata una colonna internazionale, fu sostituita la musica presente durante i dialoghi. Stupendo, fantastico. Loro l'avevano mandata, cavolo, loro l'avevano mandata che era o in gennaio o in febbraio del 2002 con questa cosa qui, ed era bellissimo, questo è stato uno forse di live action, se possiamo dire così, con Braccio di Ferro, che ho adorato. Già, però sì, ma probabilmente l'avrò anche visto perché era piccolo. Non mi pigliava le cose, no, ma probabilmente no, perché se non era doppiato in italiano non arrivava. Cioè, no, allora, ai tempi quando c'era dopo Animaniacs vuole Hulkamaniac. Sapete che doveva esserci un film con quello che ha fatto Thor a fare Hulk Hogan, ma non l'hanno annullato, l'hanno bloccato per diritti. Quindi non si può fare. Dice che attualmente per il fatto di che cosa se ne è comparso
Chi è scomparso? Coso? Hogan. È proprio morto, non è scomparso. È proprio... Sì, allora si dice scomparso. Sì, scomparso. Io di solito uso scomparso quando ti fanno sparire e dicono ma è scomparso. Chi è fatto sparire? È andato in bellezza. Chi è questa voce? Sid Garon, il traditore. Ma comunque tu lo sai che in un film il nostro carissimo... Ma questo qui me lo ricordo, è cattivissimo. Lo ha fatto wrestling, sai? Chi? Bud Spencer in un suo film e tutti quanti dicono che non è vero, invece l'ha fatto. Credo. E il film in questione anche gli angeli mangiano fagioli. Ah, è famosissimo quel film, fra l'altro, però non mi ricordavo il resto. Famosissimo quel film, dai. No, ma è bello che lui in questo film è un campione, mi sembra, in AWA, una cosa del genere, in questo film. Ed era conosciuto come l'uomo mascherato, una cosa del genere. Il costume era letteralmente costume nero con era da luciatore, era un bassamontagna nero e trovato il coso, come si chiama, e il mantello velocemente, guarda che poi vediamo la scena. Visto? Questo qui sembra Undertaker. Il cappello. Fa tutti i popoli di Undertaker, è bellissimo. Perché Undertaker li mandava all'altro mondo e lui gli lanciava sperme anche lui. Attenzione, Gosetsu combatte con noi. Ragazzi, che debutto per Gosetsu. È già lì con la spada katana. È arrivato il samurai. La musica di battaglia. Queste musiche mi ricordano le battaglie con l'impero. Bello. Perché mi ricordano un sacco buono. Siete pronti? Battaglia con Guinevere. Stiamo stravincendo. Troppo facile per essere vera. Poi mi ha preso però. Sapete cos'è sta arena? Non noti molto bene dove sta cercando di colpire questo. Vabbè, ma tanto più. Boia. Ci sentiamo basso perché c'è il rumore della battaglia. E ci sta qua. Io. No, meglio che non parli un attimo perché non si sente nulla. Appena posso lo abbasso il volume. Arrivano tutti. La musica l'adoro. Ma non puoi con questi nemici, cavolo. Senti, puoi. Una bella battaglia a cacciarona, sai. Allora userò il mio potere di infinito. Quando Wakame si impegna. Questo qui sta curando gli altri. C'è un casino, ragazzi, devo abbassare il volume. Sperando che non mi ammazzano qui. Non pensavo fosse così incasinato. È la prima volta che porto Final Fantasy da quando ho la nuova a toccare. Che sta uccidendo! Aspetta lì io che non sento nulla. Mi hanno ucciso? Cosa è successo? No, è la scena. Infatti dicevo, ma le sto prendendo. È bellissima sta battaglia, ragazzi. Amici, che tempo fa Melegnano? Perché Melegnano con tutti i posti del mondo? Se non coglie le citazioni di Giovanni Giacomo non è colpa. Questa non me la ricordavo onestamente, le altre sì. Su Barak quando devo cavolo, non mi ricordavo quella battuta, ma me lo ricordo lo sketch, bello lo sketch, famosissimo. Che cosa è dietro che si è allontanato da un sacco perché la Subaru Chiquita, vediamo quella cosa lì. Ma cosa c'ha? Ma cos'è sta roba? Un Magitech rosso.
Posso usarlo? Sì. The Red Baron, finiamo questo non senso. Ok. E lei ride. No, non mi hanno detto che c'avevano una Magitech Armor. Invece. Che bello chiamarlo in Barone Rosso, porca miseria, è bellissimo. Sì. Sì, su Final Fantasy 4 c'era la Red Baron, il Barone Rosso era la nave volante di Final Fantasy 4. Red Baron. Oh, ma adesso mi diverto, ragazzi. Ma questo distrugge tutto. Questo è nulla puro. Ma guarda che bello! Faccio fuori tutti i soldati in una volta. Non avresti dovuto ma mi diverto. Posso usare il laser? Le faccio fuori colpi di laser, bellissimo. I'm firing laser! Ok. Sono un po' negato questo cosa. Dai, esplosiamo tutti. Bellissimo. Sono un po' imbranato, se no. Ma non penso che avrò problemi, È una grande battaglia con l'impero, Antonelli. Il Griffin ci ha fregato. Oh, cos'è? C'è un colosso, l'Imperial Colossus. Sembra Andre the Giant. La pancia di Lio fa boom boom. Non ce la fa più. Hai mai mangiato così tanto da avere mal di pancia, Lio? Cosa è successo? Io? Sì. Mi è successo peggio una volta. È una lezione importante, ti fa capire, poi dici cavolo, ho anche una mangiata incredibile, però poi la console mi devo trattenere di più. No, ci sono state poi di volte mi sono scopanato. Mal di pancia è una roba. No, ma non di proprio mal di pancia. Perché stranamente c'è una soglia del dolore per il mal di pancia. Davvero? Io non lo sopporto. No, ma di più è quando poi deve adesso non stai attento e c'è successo. Ma quella è la parte peggiore. Chi è? Non capisco, è lui, è il colosso, lo fa fuori il colosso. Ma ti distrugge tutto. Dai, il colosso. Ok, andato. Grazie, eravamo bloccati adesso. Colosso e charge. Sì, vabbè, ma no, sono due colossi fuori. Non hanno un po' esagerato questa missione. Ho capito che io sono armato di esagero. Ah, ma c'è una cosa che ho letto, non so se è vero. Ma sembrerebbe che hanno messo da detto che Che hanno messo? Hanno messo il Davide Luigi che com'è che si chiama? PlayStation Plus? Sì, se non mi sbaglio. Siamo morti, visto? Ma va a quel paese, sono morto. Con The Undertaker a 25 euro e qualcosa. Dice che per molti non può essere sta cosa perché dice potrebbe essere o un errore o un cosa. E fosse un errore l'avrebbero corretto subito. Ma guarda, non ne vale la pena secondo me perché è un gioco che è abbastanza mediocre. Ok, devono rivedere la scena. Ma io direi di più. Allora, il 25 secondo me il loro errore sai qual è? Che invece di prendere le cose dai giochi precedenti e portarli al presente, loro invece provano a portare altre cose sempre diverse ed è da molto tempo che i fan della guardate, a noi farebbe piacere per riportare questa qualità, per riportare questa cosa. Quelli gli dicono sì e poi non le riportano. Ma infatti alla fine anche questa General Manager, la Rise non è una modalità così bella e ripetitiva, non è che dici cavolo una modalità che cambia la vita, la My Rise, è una roba. Ma se vediamo la top, vai, vediamola, io purtroppo non posso premere tasti, sai. Devo rifare tutto da capo.
la My Rise è stata quella cosa per sostituire la carriera, perché porca miseria avevano una buona idea con rifacciamo una battaglia, ragazzi, per questo sto tagliando le scene con gli anni passati e l'hanno messo al volo. Poi adesso hanno fatto l'isola che come idea non ci sta male. Isola? Sì, va a riprendere un sacco l'idea dei giochi della NBA. Spiegami sta cosa dell'isola, scusa. Allora, Grande Leonardo. praticamente è una modalità quasi è proprio dove praticamente tu ti ritrovi in questa isola gigantesca dove ogni parte dell'isola rappresenta un wrestler, c'è Taker, Mi sembra una bellissima idea. il Mysterio, però Ma mi sembra una bellissima idea. tu crei il tuo avatar, il tuo personaggio e tramite, che ne so, match con altri giocatori, match contro personaggi o altre cose, Ma quello ho capito. si va a sbloccare mosse, attributi, Fa molto la cripta di Mortal Kombat sta cosa. bestiare e cose del genere. Vero che fa molto la cripta di Mortal Kombat? In realtà l'idea è stata presa dai direttori della NBA dove c'era una cosa simile. Vabbè, voglio dire, è lo stesso studio, ci sta. Quindi il fatto là di sempre del dire Sì, ma un attimo Lio, che qua sono in difficoltà, pazienza. Se non faccio fuori questo vado di nuovo in game over. Devo capire cosa fa questo colosso. Ma perché si fa esplodere e moriamo tutti. Colosso, dai. Ora adesso vedo. Boss fight, grazie. Qualcuno può fare punto esclamativo boss. Io purtroppo sono bloccato, dovrei unirmi anch'io, ma visto che voi è un bel problema. Devo bombardare questo colosso. Questo è tosto però. Usare il laser. Ok, l'ho buttato. No, credetevi, non pensate che sia facile perché non lo è. Abbiamo finito, ok. La fase qua, però dobbiamo andare avanti. Ok, no, adesso faccio in tempo a farlo. O no? Ah, questo qui. Scappare da una battaglia equivale alla morte. Puoi fare anche te la boss fight, io. Devi premere il punto esclamativo boss. È tostissimo, grazie Comettino. Vai che più siamo meglio è. Più siamo meglio è. Oh boia! Mi sta attaccando! Stirasieto. Grazie, grazie. Ce la possiamo fare. Devo buttarlo giù. E ancora lui, Grineval. È una canaglia questo boss. Una canaglia, devi mi scappare. ricorda sto personaggio, Boss, non BPSS. Boss. Ti ricorda? Reinhardt di Overwatch, il Crusader della sola Devo ammettere che per tutto il casino che c'era in sta battaglia ho capito, penso una parola su 10 di quello che dicevi in generale, perché è proprio incasinata questa fight, di pazienza. Vai, ci siamo, quasi finite. Non so perché è così chiassoso durante le battaglie, ma è un gioco così silenzioso per il resto. Ok. Oh, l'abbiamo sconfitto. Racconto la gallina ringraziata, ragazzi. E la gallina ringraziata ci ha battuto tutti. Di nuovo, la gallina ringraziata vince ancora, non l'abbiamo mai battuta, neanche una volta. È forte la gallina ringraziata, ragazzi. Quando le dici grazie per la gallina, grazie, lei si potenzia, vengono i muscolazzi. gli fai stile le galline negli anime che dai sì. voce le cose ti fanno con lo sguardo non da telecchire, con lo sguardo da Sì. ma che Sì, sì. stanno ammazzando. È qui. La Eiji. C'è la Eiji. システムチェックオールクリアそっちは Questa te la dobbiamo raccontare, Facciamo cioè, volta. che ieri ci siamo divertiti Esamerso. un pochettino. A che ora? Quando eravamo in chiamata e tu non sei potuto Sì.
Vabbè, ma oggi almeno non mi viene mal di testa, almeno oggi ce l'ha. Perché ho questo cometino? Gli dico, guarda che bello quel micetto vicino al cuscino. Lo so, ma dove? Mi fa, ma dove? Cometino, là vicino al cuscino. Ma dove cavolo la vedi che non la vedo? Cometino, là vicino al cuscino. No, non c'è. Gli ho dovuto mandare lo screen della tua webcam contando di gatto cerchiato. La miopia. Non tua. Ora lo vedo. Sì, perché mi ho detto, guarda, ma lì si vedeva perfetto. Anzi, a un certo punto ho detto anche te, Jack, sposta leggermente. Un attimo che faccio un po' di traduzione. Qui c'è Sid e Neo che si comunicano fra di loro. Dobbiamo rilasciare Omega. Devono rilasciare Omega per sconfiggerlo. Che bella idea. Cioè, rilascia un mostro bestiale, potentissimo, per batterlo. 問題がありゃ緊急停止させるまでだ。ま、詳しい検証まではできちゃいねえが、俺様とお前がいてできないはずがねえ。私バカだからよくわからないけど、いいのかな本当に。Ok. Sì, ogni tanto mi alzo dalla sedia per i gatti. Questa cosa no, sposta leggermente, ti ho detto Jack, sposta leggermente il capoccione che sennò come tiro non lo vede il gatto. E ancora, pure che tu ti eri spostato, tutto niente. Si è accorto solamente quando il gatto stava, per poco non si stava ramazzando per salire attenzione Ida, va bene Sid, devo premere questa cosa. Preme il pulsantino. È un gigantesco pulsante rosso, ragazzi, non è così complicato, può farlo chiunque. È quello. Che poi quella non vede una fava con quella. Si vede cibernetica, quella roba che c'è lei. Ma poi capirai il motivo per cui c'è sta maschera. Si è capito quando Papalimo le diceva qualcosa di nascosto. Non sprecherò l'opportunità che ci ha dato Papalimo. Ogni volta che sento quel cavolo di nome, perché non lo sentirai più perché ormai se n'è andato Papalimo. Quel cavolo di Papagena del flauto magico che era Mozart o Beethoven. Mozart, flauto magico, Mozart. Occhio che. Vabbè, la rotta apposta, la rotta in testa. E lui ride. Fly free, my pretty. Ecco. Hai detto che è una citazione alla strega. Peccato che non esiste. Non dice fly, my pretty. Dice un'altra cosa, dice fly fly e basta. Roba. Pazzesco. Da notare che leggermente le immagini che si sono viste sono palesemente prese da Metal Gear Solid, cioè, no? Non è che sai che Omega che metà di queste cose sono palesemente imposte. Abbiamo il mecha, abbiamo la base segreta, abbiamo l'infiltrazione. Un mecha che combatte un altro mecha. Ma porca miseria, ma guardalo che letteralmente corre e lo scarabo di Iron fuso Eccolo, si scatena Omega. Madonna, come Battista si scatena. Peccato che vola, cioè immagina il Battista che vola, cioè sarebbe impattibile. C'è stato come si chiamava il mezzo, quello lì che bisognava distruggere Metal Gear Solid. Metal Solid, cosa vuoi? Chi Metal Gear Solid? C'è un casino qua, le onde che coprono tutto. Penso che Raffaele ti abbia mandato qualcosa, che ho visto. Cavolo, ma questa sicuramente è la scena iniziale di Metal Gear Solid 2 quando c'è quell'acqua sul ponte. Peccato che questo vola. Mamma mia. Bellissima la musichetta. Chiara che poi era quella Metal Gear Solid
No, ma adesso non preoccuparti, tanto qua c'è una scena, vediamo cosa succede. E se inizio a pensare a Metal Gear Solid non penso più a questo. Va bene come Pino, buon viaggio. Mi è venuto in mente. È venuto in mente, no? Che battaglia, ragazzi! Non stiamo facendo noi, non stiamo facendo noi. Questa è una piccola anteprima. Adesso con queste ali mi ricorda Sin, il cattivo di Final Fantasy X, che aveva quelle ali che la utilizzava, stava per attaccare e lanciava le scaglie. E vabbè, il nostro Mecha vincerà. Il triangolo che tutto può. Abbiamo un laser contro un triangolo, vincerà. Battaglia epica, ragazzi. Devo passare un po'. Sì, era troppo forte, però. Devo ancora abituarmi alla capture card. Questo sicuramente era molto forte. Boom, un'esplosione. Aveva provato a cercare il talento di Vampeta, ma non l'aveva trovato. Che cavolo mi significa? Una battuta. Ecco, abbiamo visto un Vampeta selvatico sul muro. Guarda lo schermo attentamente. Altri 5 Vampeta selvatici che invadono il cielo. Ecco. Sto cercando quel cavolo di coso. Se me lo dici io lo so a memoria Metal Gear. Basta che non ho capito cosa intendevi. No, è quello lì quando... Come faccio a spiegartelo? Quando lui deve andare in Unione Sovietica a recuperare... Socolo. Deve recuperare il Socolo. Come si chiamava quel cavolo di mezzo guidato da Socolo? Tecnicamente non era guidato da lui. Lui era un normale... Tu intendi la moto, cioè tu intendi la moto, quella sorta di moto con quella roba esterna tipo la macchina, cioè. No, c'era un mezzo che... Ciao Simo, era un Metal Gear però, era un Metal Gear, ma non mi ricordo come si chiama quello del 3. Praticamente... eccolo qui. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Maledetti non l'hanno messo la trama, maledetti quando mi serve. Ma tu cerca la domanda su Google e ti esce la risposta. Se Gemini decide di darsi da fare. Ciao Simo, siamo al grande... Lo Shagod. Shagod, è vero, mi sfuggiva il nome. Praticamente era il padre del Metal Gear, diciamo. Come si chiama? Quel mezzo lì che abbiamo visto adesso, quella specie di ragno lì. Era letteralmente lo Shagod fatto a cosa. Sì, sembrava lo Shagod di Metal Gear Solid 3. Papalimo, il suo incantesimo è svanito. No, Simo, se vuoi passare anche tu in siamo chiamata... siamo su Discord. Così facciamo un po' di discordia tutti insieme. Devo notare che lei stranamente porta il visore di cosa? Di Snake? No, di Tom Clancy. Di Tom Clancy. Splinter Cell. Ci fanno due cose che sono quasi... Sì, abbiamo un po' di Metal Gear, un po' di Splinter Cell in sta missione, abbiamo tutto insieme. Ma a proposito, Jack, cosa si dà? Ma porterai mai uno Splinter Cell? Sì! Ce n'è uno che mi piacerebbe tantissimo portare, ma avrei delle difficoltà, che è quello Double Legend, perché non so se c'è su PC sto gioco, dovrei comprarlo. Sì, c'è. Spero che sia comprare e che gira sui PC moderni, magari domanda. Gira. Sì, penso sì. Ma penso. Uno che ti vorrei consigliare, che non so se sei qua su... Perché Double Legend era uno dei miei preferiti di Splinter Cell. Poi vediamo se riesci a recuperartelo. Mark Ego, Getting Up Under Pressure. Quello è bello.
cerca appena vuoi, cerca Parla Mark piano. Egos Getting Up Under Pressure. Ma non è Praticamente uno Splinter Cell questo gioco. no, è un gioco che penso che per uno come te potrà piacerti. È un gioco dove interpreti il classico graffitista, quello che fa quelle specie di murales. Ah beh, ho già un gioco tecnicamente simile che mi piacerebbe portare. Ti dico come si chiama, vado un attimo su Steam e te lo dico. Ho un gioco dove sei un artista di strada e devi vendere quadri. E il problema è che è difficilissimo No, questo questo gioco. è diverso. Io non supero Questo neanche è mai la diverso. prima fase. Fanno morire e basta. Ti dico solo come si chiama. È un gioco che io adoro, ma è difficilissimo secondo me. Si chiama. A vedere se ce l'ho già installato. Dai, questo Fira stufato. Sì, dai, presto lo registro. Dai, questo Fira stufato, non lo so. Che sclero. Ormai. Fira stufato. Ah, niente, non lo trovo. Ce l'ho, ma non ce l'ho installato, quindi non so come si chiama. Comunque, no, quello che Ho 3000 giochi su Steam. Ho 3000 giochi su Steam. si chiama Passepartout. Mark Egos Getting Up Under Pressure. E praticamente la storia è che tu sei un writer, un graffitista, che lui l'unica cosa che vuole fare è lasciare il segno nella città, ovvero fare i suoi graffiti e cose. E diciamo, da quello che inizia come una lotta tra bande, in realtà si trasforma quasi in una missione quasi di spionaggio. Siamo all'ultima missione, Farage of Fate, bellissimo, ci siamo ragazzi. In cui il passato di sto ragazzo in qualche modo torna e lui viene a scoprire qualcosa che avevano nascosto in molti. Bello, non rivelarlo tutto perché mi piacerebbe se... No, io te lo consiglio, penso che su Steam ci dovrebbe essere. Sì. Se nel caso te lo recuperi cose. Ma sì. E se ti va qualche volta porto anche là, io l'ho portato. Sì, adesso ho troppa roba da recuperare che veramente sto periodo. Anche perché mi chiedono qua, alla fine faccio una faticaccia. Fare una lista, io te la dovevi sistemare tutta e poi fare la giornata, che ne so, lunedì questo, martedì questo. Sì. Sì. Allora, ci siamo. Bella scena pacifica. Abbiamo fatto quello che dovevamo. Siamo all'ultima missione della patch, ragazzi. Finalmente possiamo porre fine, in senso buono, a questa lunga e incredibile battaglia. Non sono finite tutte le battaglie, perché con l'impero dovremo farci sul serio e affrontare l'elite imperiale presto. E si inizierà Stormblood, che sarà la seconda espansione del gioco. Ma adesso godiamoci Farage of Fate, che appunto ce la godiamo un po', è un momento bello, anche perché adesso saranno tutte sequenze secondo me fino alla fine, anche se io devo ancora tornare al Gold Saucer, così diamo i numeri, come sempre diamo i numeri. La volta scorsa il numero di Andy ha ottenuto un quarto posto, insomma sarà la volta prima quello mio ti ha fatto vincere $100.000, quindi no, $100.000 no, però c'ha comunque qualcosino. Sì, ho vinto $1.000, ma cioè 1.000 monete, che te ne servono 4 milioni per quello che interessa a me, ma vabbè, dettagli. Il mio file è una vita che vado avanti e sti 4 milioni non ci sono neanche vicino. Mannaggia, è lunga prendere sti 4 milioni. Se uno è bravo a farsi la cosa dei vestiti, del vestiario, riesce a farsela in fretta, perché tutte le settimane si fa la cosa del contest del vestito. Va bene Simo, con piacere. Ah, bene, siamo a un gran finale ormai. Qua. Vabbè, Simo, tranquillo. Cioè, è un momento pacifico, ma si stanno organizzando una mega guerra pazzesca, che sarà la prossima guerra del gioco. Ovviamente contro l'impero, perché non è mica mai finita. Non è mica mai finita contro l'impero. Che poi voglio dire, ci stiamo pure lentamente avvicinando a dove sono io nella trama, con il mio file principale, quindi voglio dire, non siamo così indietro, ci stiamo avvicinando. Anche se, ripeto, sto gioco dovrebbe essere fatto almeno 4 ore a settimana, ma secondo me anche 6. Se riuscirò mai a riprenderlo 2 volte a settimana è una bella cosa. Il problema è che il sabato anch'io, vabbè, c'ho le partite, mi interessa anche a me, ragazzi, il calcio ultimamente. Sto periodo mi interessa anche a me il calcio, è un periodo che sto seguendo, mi sto interessando, quindi
è un po' difficile per me perché il sabato anch'io seguo il calcio adesso. Cioè, sono anch'io così, nel senso è inutile perché voi molti si vedono il calcio, io si vedo il calcio perché dovrei farmi strapparmi questo piacere, a meno di non andare prima. Mi piacerebbe, ripeto, ma ammetto, io il pomeriggio ho bisogno del mio riposo. Io sono uno che per star bene devo dormire 2 volte, di notte, a orario regolare, e un'oretta o anche mezz'ora a pomeriggio, giusto per riposare un po' la mente, così poi, perché ovviamente il mio problema è che appunto sono iperattivo, essendo iperattivo bisogna staccare un po'. A proposito, Jack, ora che mi viene in mente, stanotte ho fatto un altro di quei sogni particolari, però non me lo sono segnato perché questa cosa me la sono segnata come idea per una storia che vorrei scrivere. Vabbè, però segnatelo lo stesso, i sogni ispirano le storie, assolutamente. No, allora, ti dico che cosa ho segnato. Praticamente mi trovavo su uno di quei aerei stile prima o seconda guerra mondiale, sai? Stile quello barone rosso. Sì, adesso non so come si chiamano, ci voleva Alex che li conosce tutti a memoria, ma io... Praticamente ero lì e c'erano i giganti, quelli che si vedono in Dark Souls. Urca, belli quelli. Souls, Bloodborne Sì, questi giochi così. Ovvio che li conosco. E praticamente c'ero io sopra questo aereo rosso che letteralmente combattevo, cioè praticamente prendi l'aereo quello lì di Porco Rosso. Porco Rosso, ce l'ho presente, finché ho iniziato a vedere ma non ho mai finito. Fai la compiala e fai in modo che quell'aereo abbia delle mitragliatrici e che sto sparando a sto gigante. Sì. Letteralmente ho fatto sto sogno, ho detto cavolo, ma questo è perfetto appena... C'è una storia, sì. Una storia. E cosa stavi combattendo? Dei giganti di Dark Souls, quelli grandi che c'erano in Dark Souls? Praticamente c'ero io che con altri aerei c'erano. Scusa, ti chiedo un attimo di silenzio solo perché siamo a una scena. Non devi essere preoccupato. La battaglia si terrà sopra il terreno. Ah, cioè si è tenuta sopra il terreno. Però ci sono stati dei morti anche dalla nostra parte. Ciao Dav! Siamo l'ultima missione di drama. Siamo alla fine finalmente. Il gran finale di Heavensward. Come stai, mitico Dav? Dav, lo saluto con questo sound. Dav. Saluto con questo sound. Retro gaming baby. Comunque il mostro che abbiamo affrontato, che si è affrontato, si chiamava Shiryu. È una creatura potentissima, Shiryu. Guardatemi che c'è la gatta che chiama ogni volta. Mica? Chiamo. È qui dietro. Chiamo mica. Dai mica. Oh, io mi mangio una tic tac, ragazzi. E non è pubblicità. Dove cavolo ce l'avevi nascosta sta tic tac? Il tic tac ce l'ho sempre avuto io. Ho sempre la scorta piena. Non mi dimentico sempre di mangiarla. Te ne mangerei anche una al giorno, ma mi dimentico. Non riesco a risolvere. Free tu. Ma cos'è? Ah, no, è morto. Ma adesso stanno bloccando le app alternative. Dav, è un terribile sta cosa. Io sto bene, ho perso un gatto, Dav, anche un altro. Sono 4 gatti persi quest'anno, tutti in estate. Che cos'è YouTube, Jack? È un'applicazione alternativa per vedere i canali YouTube. Ma non devo parlarne io, non posso parlarne io di queste cose, devo dire YouTube, bla bla bla. Non posso dire queste cose. Però ripeto, diciamo che esistono alternative, ma questa ovviamente è ufficiale. Sì, stanno bloccando tutto, lo so. È un client americano, ma non mi funziona, sì. Ti credo, stanno bloccando tutte le cose alternative perché magari lo sai perché forse? Perché da quello che ho capito sono entrati in shutdown là in America, quindi adesso... Ma quella è una roba, quello dove guarda solo il governo, mica riguarda internet. Internet non c'è un cubo. Che ogni volta che capita qualcosa abbiamo preso a staccare internet. Ma va, non ce lo staccano internet. Ma perché c'è stato un video di Adobe che parlava dei cosiddetti giochi violenti, che era cose, e praticamente sul canale della Casa Bianca c'è un... Eccola! Si fa vedere il suo volto per la prima volta, Ida. Guardala, sorpresa, ed è pure carinissima.
Ci assomiglia un po'. Ida, non c'è bisogno di spiegare. Mi ci vuole spiegare la sua storia adesso lei. Ah, ed è bellissima. Ed è bellissima. いつまでも Cioè, è bellissima. パパリモの小さな背中に Questo è il vero volto di Ida. Appena sento quel bellissimo, Con non so maschera, perché mi viene in mente 私がパパリモ la の相棒になるた creepypasta めに su 必要だっただ su, けなの su Bunny Smiles, maledetta No, miseria. no, niente creepypasta oggi. 20年 Ecco 前 qua. アラミモが帝国軍に占領されたあの日、私はまだ5歳にもならない子供だった。 Quando si rivela e ci mostra un bellissimo volto. Pensa invece aveva il volto, che ne so, 私の父さんは non lo so, non posso dire nulla di negativo su nessuno. Quindi non posso dire nulla. Sto zitto. Diciamo, vabbè, comunque immaginiamo. Che ne so, il volto di Shrek. Invece 父 era さんの bellissimo. 手伝いをして戦 Ieri う notte ho visto un film che ti consiglio, Jack, Gli occhi di testimone, ma mi dice qualcosa sto film? Potrei averlo già visto? Parlando di Shrek, porca miseria, la fine brutta che gli stanno facendo fare. Perché? 帝国軍が攻めてき Perché て non hai visto il trailer, l'ultimo trailer uscito? 戦って No. Che praticamente c'ha Shrek invecchiato un sacco, cioè non sembra nemmeno lui. Come Old Snake in Metal Gear 逃げ Solid 続け 4. て La figlia シャーレア cresciuta, の植民都市にたどり着 la い sua た。 figlia preferita cresciuta. Fiona è rimasta come Nessa, forse è Kokyo diventata, Dakka come si suol dire dalle nostre parti, una MILF. ルイゾーさんたちと活動を始めたんだ。 Boh. Ma è vero che forse anche per la prima volta そ avremo んな姉さん un を誇り orco に思ってた。 dell'altra sponda. Cioè, Vabbè, raga, questa non è una brutta cosa, è inclusione, ragazzi, その仮面 inclusione. をか Sì, ぶっ lo ていた so, を ma 守っ porca ていた miseria, のは se l'abbiamo お姉 mantenuto さんに対す bene る fino 憧 ad れ。 adesso. Povero, Sretto. povero Cristo, non me lo fate Issi morire di Otsubu Kakugo crepapore Kashira. perché al figlio ci piace il salame. Beh, non è mica una cosa negativa, se il figlio di No, però, i suoi gusti, però, dai. Anche in un cartone, possono avere i loro gusti, ma ci mancherebbe altro, assolutamente. 私が Allora, comunque dicevo... Eccola, ho detto, io non ero Ida, ma come se sei sempre stata 当 Ida? たり前でしょ。 Cioè, in pratica ha nascosto la sua vera 他の identità. 賢人のみんなも一目 Ha で detto, 気 il づいて Papa た Limo ci ha chiesto di mantenere la facciata, ma lei sapeva che tu non eri Ida. Pensavo di ingannarvi ed era stupido da parte mia, sapevate tutto su di me. Ma io non sapevo nulla, non so neanche chi siete. Sto cavolo di Papalimo che ogni volta mi vende. E ora la vedremo. Ida è morta 6 anni fa, vedi? È la sorella di Ida, 難民を lei. 逃がす任務中 Mi sembra la stessa frase che dice 小 cosa? さな女の子 Che を助けるために dice... 無茶をしたんだって。 come cavolo è che si chiama? あん La... なに強かった姉さん La maestra, diciamo così, di Solid Snake. Ah, Cosa? boss. No, ma questa non è veramente. Non è se stessa, era veramente sua sorella. Infatti, perché non me l'hai mai detto? Infatti, scusami, ci abbiamo chiamato col nome sbagliato per 6 Allora, anni. prima di iniziare, se qualcuno qui live... Ecco, no, aspetta, c'è la scena più importante. 私の Il 本 mio 当 vero の nome è Liz. リ È ス Liz, il vero nome. Però non la chiamiamo più Ida. Non esiste più Ida. Ida è パ morta. パリモから姉さんの形見だって L'ho tenuto la maschera di mia sorella. Solo di sua sorella veramente aveva la 思っちゃ maschera. ったんだよね。 Dico, Papà se Limo no hai qualcuno buoni qui da te. in chat ancora Che non si è dai, dai. giocato coso, non si è giocato Metal Gear No, ma non Solid. facciamo spoiler, tanto non facciamo spoiler. 姉さんに No, なりたかったわけじゃない。 Diciamo così, 自分 io が中途 pensavo 半端な che ことく per らい分 tutto かっ sto て tempo... Sì, ma lì io se abbiamo una scena in corso, scusami, non è che non voglio parlare di altro. Una scena. Cavolo, è il colpo di scena finale della patch. Vedi, oh boia! Ma quindi lei non è veramente Ida. Ida è morta 6 anni fa, ma allora chi sei te? Si chiama Liz. Adesso è morto Papà Limo, non nasconde パ più パ la リ sua モがつけ identità. てくれた賢人の文様も消えちゃ Il った。 marchio dell'arconte in me è svanito. Mm. La mia ultima scusa. きっと消してくれた。 Dai, quindi adesso torna a essere Liz. Finalmente ci mostrerà il suo vero volto. Ma come reagiranno gli altri? Quindi lei, da quanto ho だから capito, 私は anche lei è una nemica 選ばな dell'impero. くちゃいけない。 Da oggi sarò リ Liz. ゼとしての選択 Come を reageranno gli altri? Un troione! No, 姉 lei さん no. の Ma 悲 serio 願を questo. 達成するために Voglio Alamingo di essere Alamingo. la nazione che Ida e mio padre hanno 私た sempre ち家 voluto che 族の故 fosse. 郷を取り戻したい。 Grande Liz o Ida, come ti chiami. Quindi insomma, oggi inizia la sua rivoluzione, dice hasta la revoluzione sempre. Stanotte tutti al Maradona a buffare. Contro chi, 再び scusami? 大戦が始ま Contro る。 chi? Contro chi si bisogna buffare? Ah, c'è Napoli Sporting. Napoli Sporting. Perché bisogna buffare contro il povero Sporting? Il povero Sporting non ha possibilità. Cioè.
è chiaro che il Napoli è strafavorito. Piuttosto oggi c'è Barcellona PSG, quella è una bella partita, ragazzi. Quella è una partita pazzesca. Ah, lo Sporting, ok. Infatti Villarreal Juve la danno su Prime, per chi è interessato. La danno su Prime. Il Napoli lo danno su Sky, credo. 87 idee da scrivere, porca miseria. Ma secondo me, guarda, io lo so perché tu sei come me, ti prepari 1000 idee, andiamo bene, lo dico. Andiamo bene, lasciamolo dire a sorella. Ecco qua, lo facciamo dire a lei. Me le sto segnando perché me le ero già segnate ai tempi, però essendomi rotta la SSD si è perso tutto. E quindi cavolo, questa roba. Me li ero segnati sul... Ma i file documenti, fate sempre un upload in cloud, ci sono mille cose. Sì, ma io adesso me li sto hai segnando. Google Cloud, hai il cloud della Microsoft, hai tutti i cloud che vuoi, anche Cloud Stripe. Lo so su Google Drive ora. Cavolo, ma quanto è carina veramente Liz. Cavolo, la mitica sorella, morta nel 93. Però guarda, quell'attrice lì, che era partita come una comparsa, da quando hanno fatto quel film con quella frase mitica, l'hanno voluta tutti, perché era come una nonna, cioè come avere una nonna. Era la nonna di tutti, la volevano tutti bene. La donna, eccolo, titoli di coda, si piange. Il cambio di testa, sono morti tutti in sta patch, ragazzi. Come riassumere Westworld? Sono morti tutti. I tuoi nonni sono del 1915, i miei del 1922. Pensa a te, Davo, sono morti anche loro. Verdone ne sapeva. Verdone è un cercatore di talenti, a volte sottovalutato, che ricordiamo che Verdone ha collaborato con gente di calibro internazionale, come De Niro, Non è l'ultimo arrivato. Bisogna dire che Claude, già. Poi io vorrei tanto il sound, questa mano può essere spada o può essere piuma, oggi è piuma, cioè, può essere ferro, può essere piuma, no, può essere essere spada, può essere piuma. Sì, ferro. Oggi è piuma, è un mito anche quello lì, sì, ma degli attori... Quello che aveva raccontato Mario Brega, sì, lo so, Mario Brega, sì. No, durante uno dei loro film, i cosi, come si chiama? I tecnici chiesero a sorella se gli potevano preparare un pochettino di pasta alla carbonara e bastardi gli hanno portato il pentolame, quello dei cosi, il pentolame, quello là dei militari. Era veramente una nonna, era fantastica. Salutiamo Caressa, ragazzi, io ho scoperto che è anche un buon narratore. Io sto vedendo dei documentari sui mondiali, quando mi capita, sui mondiali storici. Oh, e c'è Caressa è bravissimo a narrare, di solito lo vedi a commentare in telecronaca, ma Caressa è un grande narratore come lui. Ovviamente Federico Buffa, nessuno lo batte, che Buffa rimane l'apice dei narratori, Buffa ha un dialogo, era amicone con De Niro, pensa a te Simo, pensa a te. Peccato solo che... praticamente dice che un giorno venne Cecchigori, li beccò tutti, che parole di Verdone, dice che erano tutti in coma, non come etilico, ma tutti in coma da mangiare. Questo caldo, ma il caldo esiste anche nei secoli dei secoli. Arriva il cosa, dice, arriva il Cecchigori che inizia a incavolarsi, tutte cose, dice che sorella così gli fa prendere un tè caldo. Il tè caldo vuole provare cose e c'è Chigore che all'inizio gli dice no, ma io non potrei, ma non è che queste cose fate tutti i giorni, no, lo stavo facendo solo oggi, cioè la porchettata, dice che dopo 10 secondi c'è Chigore buttato sulla sedia anche lui con la lingua di fuori, mezzo morto perché non ce la faceva più, sta a casa, si era mangiato non so quanti piatti di matriciana, ha mangiato, ho capito, se erano così buoni. Comunque lì se la godevano, non è come l'ambiente freddo. Hollywood è freddo, vedi che gli attori non si sopportano di solito. Ovvio che c'è gente come si vuole bene, come Pedro Pascal, la ragazza che fa Ellie, che vedi che c'è un grande affetto, che fanno quel film, la serie della Last of Us, si vogliono bene, però ripeto, non è sempre così. Passa una bella serata, bro, e buona live con Final Fantasy 14. Ma certo, allora Andy sta portando la MotoGP nei giochi vecchi ed è un bellissimo progetto, perché MotoGP
qui, ragazzi, è sempre bello, assolutamente. Ma che bello il dragone, questo qua, mamma mia, quanti draghi che abbiamo buttato giù, anche quelli buoni, combatti tutti. È stata una strage, sta patch. Siamo partiti, andiamo a trovare i nostri amici, che fine avranno fatto, poi sono morti tutti, quasi, no? È stata una strage sta patch, tutta per mano di Jack e Leone Max. No, non è colpa mia, ecco. Una volta, no, ma qui non puoi fare scelte sbagliate. Qui non puoi fare scelte sbagliate. A dire solamente ciao a Jack e dopo 10 secondi si ritrovano una sbagliante in mezzo alle corna. Volete vedermi cattivo? Domani mi vedete cattivo. Su Mass Effect 2 mi vedrete corretto ma cattivo. Corretto. Mi vedete corretto ma cattivo, questo è bello. Cioè, nel senso, io gli dico scappa e poi premo R2 e faccio e gli spara mentre scappa. Praticamente sei come i cattivi villain dei fumetti che dicono il mio male è per una cosa buona. Sì, ammazzi 280.000 cristiani, ti trasformi in zombie o in cybercorpi solo perché tu ti senti solo. Perché è un esperimento da provare, giusto, la provo assolutamente. Ma che approvi? Un po' come i famosi legionari che andarono in giro, i templari, e portarono la peste ovunque. Ho detto, ma sì, dai, sono tornati a casa, si sono presi la malattia e l'hanno portata anche da noi, l'hanno diffusa, è arrivata la famosa peste ovunque nel 1300. Perché? Perché sono tornati a casa, non è mica dirgli state le viene là. Ho detto, ma no, ma venite a casa, ben venga, avete anche perso la guerra, ma chi se ne frega, venite tornati a casa, ci attaccate la peste a tutti, giusto. Poi io avrei fatto il medico, sai, quello col becco a morto, avrei fatto quel medico della peste, io lo sarei fatto volentieri a dire così. Si chiamava, c'era un wrestler che indossava la maschera del dottor della peste. Sì, ma chi era? Non era Seth Rollins, chi era? No, questo lottava, ha lottato mi sembra in TNA. Sì, in TNA. In AEW. Pac? Per caso era Pac? No, non mi sembra. Nella New Japan e poi mi sembra qualche altra federazione. Non ricordo anch'io che c'era uno che stava con la maschera. Aveva il cilindro nero, mi ricordo. Cilindro nero, maschera da cose che poi molti lo utilizzano come restavolto nelle federazioni. Mi sembra che anche tu ne hai avuto uno con questa cosa così. Però non mi ricordo come si chiama. Per intenderci, ragazzi, questa maschera è il medico della peste, è questa qua. Sono veloce, Non so se riesco a trovarlo oggi. Vediamo. Wrestler con maschera del dottore. Che poi lo sapete, no, una cosa, non è mai stato indossato realmente per la peste, i medici non indossavano sta roba in realtà, è un mega fake storico, cioè è incredibile ragazzi, cioè il medico della peste, come tutto chiaro, non era veramente vestito così, normale il medico della peste, indossava la mascherina e basta, non aveva sta roba, era bellissimo però, purtroppo non era vero. Jack trovato. Marty Skrull. Ma che cacchio è? Ah, Skrull! Marty Skrull, si chiama Skrull, ok, sì. Quello è uno che lottava in Inghilterra, me lo ricordo, Skrull, sei fortissimo lui. Sì, Skrull, è scritto una roba del genere, Skrull, è bellissimo. Skurnitz. Cioè, perché non ne crei uno così, porco due? Basta, ma io non creo nulla, basta, ho finito di creare roba, ormai ce li abbiamo, portiamoli avanti, basta creare. Marti Scurrile. Scugnizz. Il manager di qualche wrestler. Attenzione, abbiamo un messaggio che ci manda Streamlabs, che io metto in evidenza, che dice: se vi piacciono i contenuti che porta il nostro mitico imperatore Max, non esitate a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, se volete, un commentino. Bello. Non un commentino, un commentino. No, non andatevi a bere il vostro commentino. Non posso saltare? Sì, posso saltare. Allora saltiamo! Ok, siamo... E quindi, finita questa bellissima titoli di coda
di 30 anni. Perché ti è venuto questo accento molto sovietico? Perché volevo leggere come un narratore attendibile, no, non era sovietico. Ecco qua. Non era sovietico, accento palesemente sovietico, non era sovietico. No, era solo un narratore enfatizzato. Allora, Liz ha scelto il suo percorso e come suoi amici dobbiamo fare ciò che possiamo per supportare quella scelta. Siamo destinati a unirci al conflitto, l'alleanza ha buttato giù il muro, break the wall down, come diceva la canzone di Jericho, e ha aperto la strada per Gear Albania. Abbiamo poca scelta se non lottare. Che per pensare che se non ci fosse stata l'idea del cosa non sarebbe mai nato. Chi? Chris Jericho non sarebbe mai nato come Eh sì, no, si sarebbe inventato qualcosa, tanto lui si è reinventato 1000 volte, ogni volta che diventava stantio si reinventava. Che bello, cioè c'è il mio mitico Pippin, il figlio di Rauban, è piccolino ma è vecchio, non è mica giovanissimo, cioè avrà 50 anni, 60 anni. Pippin è piccolo ma non è vecchio. Lo guardi in faccia, sembra un ragazzino di... lo so, fa ridere. E senti che voce... Adesso non c'è la voce. 12 anni. Sì, invece non lo è. È anche un campo, è un comandante, è il vice generale dell'esercito. Adesso li spazzo io, gli do un pugno che gli sbatto contro. Dice, penso io, piglio a pugni. Sir, yes sir! Ecco qua. E cammina, pom. Cammina come Bushwalkers. Ma è convinto. È lui che gestisce lì in guerra. C'è Rauban. Sì, ma dico, ma è convinto che non le busca. No, cioè, no, è forte, ragazzi. Fa un mo' di body Spencer e ci tirano lei. Suo padre è stato legato, gli hanno fatto tutte le cose più brutte, come vedi, pieno di cicatrici. È lui suo padre. Molto bene, Hilbert. Riprenderemo la nostra casa. Non assomiglia assolutamente a Lorenzo Lamas. No, non assomiglia assolutamente, per niente proprio. Ma se lo sembra Sandokan. No, capire, no, non ti assomiglia a capire. A proposito di Sandokan, che c'è? Ma sai che prossimamente sulla Rai dovrebbe, ma non me ne frega nulla di quello che trasmettono sulla TV italiana a me, comunque. In ogni caso, io non ce l'ho, non l'attacco. No, dico, non la tengo, non comprendo. Vabbè, non la uso. Dovrebbe arrivare una nuova serie su Sandokan. Vabbè, ma non dirmelo se escono cose sulla Rai, non me ne frega nulla, tanto che non ce l'ho, non la uso, cioè, una cosa proprio che non so neanche che ci esiste. Finalmente le mie preghiere sono state esaudite. Ecco qua, vediamo, troviamo la scena che è meglio, guarda, perché non voglio parlare di programmazione italiana. Scusa, allora, perché c'è Darth Vader? Perché, sembra veramente Darth Vader con l'imperatore imperiale, e anche la musica è molto marcia imperiale. Ci assomiglia. Guarda. Fa così mentre respira. Vedi? Ma dai. Mio signore sarà fatto. Nessuno contraddice. Quello secondo me nemmeno del sogno. Lui ha visto quindi Star Wars e vuole imitarlo. Però c'è i capelli biondi. No, letteralmente la sai cos'è? È la fusione tra Darth Vader di Star Wars e come si chiama? E i soldati dei Baffetto John. Sì, un po'. Ma che sorride, ma lui è belloccio, non so perché mette sta cavolo di maschera, belloccio. Bello, no, sorride. Ah sì, sorride. Attenzione, at the fire edge of fate, the road begins anew. The heroes look with history. No, dai, mi hai fatto saltare la scritta. A Dawn of Liberation, a Gathering Storm of Blood, Star Blood, ragazzi, che citazione, perché adesso arriva Star Blood. Scusami, ma mi sono perso. Se mi parlavi sopra, non sono più riuscito a dire quello che c'è. Devo leggere veloce perché dura 5 secondi e poi sparisce. Non ho fatto neanche il tempo. Io siccome c'ho la live che leggermente in ritardo, sono disgraziato ogni volta che... Sì, ho capito, ma ti dicevo non parlavi sopra. Perché mi ha bloccato tutto, non sono più riuscito. Allora, devo sistemare il personaggio. Allora, vediamo la cosa appropriata, visto che non siamo più solo Gentlewoman. Poi io non mi ricordo come si chiama. Ciao Davide, benvenuto. Sei più comodo. È sempre Dav, è sempre il mitico Dav. Scusa, non avevo riconosciuto che eri tu. Ciao Dav.
Fate Walker, ecco qua. E aggiungiamoci il profilo personalizzato. Va bene, non la farò adesso, ma l'attivo. È la prima missione di Stormblood. Da settimana prossima cambierà la grafica. Sì, lo avevo capito, grande Mikko Davo. Ecco qua, abbiamo finito Heavensward e andiamo alla seconda espansione, Stormblood. Sarà lunga, ragazzi. ついつい考え込んでしまってね。そろそろバエサルの頂上に向かった同盟軍から連絡が来る頃合いだと思うのだが。Un messaggio dall'alleanza. Buongiorno, mio Grande come Tino. Un messaggio dall'alleanza. タタル、 Dobbiamo スラ andare, ライが dobbiamo みんな unirci. を暁の間に集めてくれ。書簡を読み、対応を協議したい。 Ecco qua, chiamali tutti, non mancarne nessuno. Yes sir! Lei che fa delle pose tipo i personaggi di JoJo. Cose. No, non è un personaggio di JoJo. Allora, siamo tutti riuniti. Faccio solo l'intro, Poi andremo a farci il Gold Source, ci sarà da dare i numeri. La faccio ancora. 無事にバエサルの頂上の確保に成功したとのことだ。 Ok ragazzi, si va con i numeri come Tino. Se mi abbono che viene i franchi. 初手はうまくい Mi った risparmio よ。 qualcosa. Non lo so, io penso di sì, Dav. 例 Penso の di 晩神 sì. とオメガについては Dipende, non ho...現時点で Va bene, se 6 ma me ne serve un quarto numero. Facciamo un altro 6? Facciamo これから tutti 本格 6? 的な Va 捜 bene. 索を開始す Se る mi と dici 66666 lo posso anche fare. Tanto mi diverte. 666. Segnati 9822. 暁の血命に対する Oggi non 協 vuole 力要請 scrivere が lì. 記さ Mi れ dà た。 0,95 franchi. Potentissimo. Controlla 協 se 力要請 veramente così. Ok, 6666. Dav. Ok. ああ、 Ti 先ほ manca ど il も説明した comettino 通 che り ti fa sempre i エオルゼア同 numeri 盟軍は magici. バエサ Comettino. ルの頂上を抑えた。 Comettino il king dei numeri. ことという 29, no? Devono essere 4 numeri. Lì, Simo. 29. Non basta. バイサルの頂上 666 è は il numero. 晩神に汚染された地域であるエオルゼアを封じ込めるために作られた防衛。 Perfetto. 9. これを Ma no, 抑 l'ho えたという segnato こと il は tranquillo. 帝国軍の進行 Leo. ルートを遮る poi 壁 c'è を手にしたということ。 2931. そして Ok. これはアラミゴ奪還のため E の進 questo 軍 è ル il ートに Simo. La な volta り scorsa Andy ha vinto un quarto posto. Vuol dire che ha azzeccato l'ultimo numero. È E pazzesco. la volta prima il Daga. mio ti ha fatto Euro vincere Zero il Dome. primo. Anche tu hai fatto. No, il Cackpot non l'ho mai fatto in vita mia perché devi azzeccare 4 Non numeri. avevi detto che No, il premio massimo アラ mai. ミゴ奪還に協力する気はない。 Ma va, avevo preso un quarto posto come sempre. Ti trovavi prima in classifica. Se dicevo sta roba. エオルゼアから帝国軍を追い出したいという点において同盟に参加する4国すべての思惑は一致している。 Figurati, se succede quella roba del genere, siamo Cioè, milionari. アラミゴ領である adesso lo dico e グラバ guarda ニ che 軍を adesso 進め lei るには comparirà. 地元の Non 住 mi 民たち raggiungeva の合意と nemmeno 協力を前提と Ma して sì che non t'ha battuto, guarda- hai vinto tu contro di lei sto mese. Ho pubblicato la classifica. Tu sei arrivato No, settimo e lei decima. そこで私 No, たちに scusami, 協力 sbagliato. を要請し Tu よう sei と arrivato いう quinto e lei sesta. Hai vinto アラミ di... ゴ解放軍と連携するための No, ho sbagliato di nuovo. Ho 仲介役を sbagliato di 頼 nuovo. みた Guardami, い。 che mese era a といったところ settembre. かしら。 Allora che cavolo ti sto dicendo? Ho sbagliato qualcosa? Ho sbagliato qualcosa. 暁に No, の giusto, giusto. というよ Ti りも stavo dicendo, io ti ho detto adesso sta cosa. 君には Conta アラミゴ Cos'è arrivato quarto sto mese? Perché scrivevi più che parlavi. un quarto d'ora アラミゴの c'è 人々とエオルゼア同盟軍とを Xinga 結び che つけ dice qualcuno mi ha バレマール nominato ma 帝 hanno 国に対 fischiato す le る共 orecchie. 同戦 Ma oggi Te lo non ha... ma oggi non ha fatto dirette. Aveva ste visite, aveva scritto sul suo canale. Purtroppo aveva un po' di impegni purtroppo questi giorni. Però io la saluto tanto, le auguro tutto il bene possibile. 全力でやらせてもらうわ。 Un Sperando che bacione. risolva. Esatto, sperando che risolva. No, perché poi qui da noi Yoshi. è fatto それじゃあ proprio リセを tempo, 中心に c'è una ギラ donna バニアに向 dispersa かう dalle 者の人選を province 進めるとしよ Ah, う。 cavolo. もちろん Dani- 私も参 Un 加す attimo る che mi sto perdendo però la trama, che mi sono distratto un attimo. Missione diplomatica, cioè andare a picchiare imperiali, mi sembra giusto. あなたにも Bellissimo. 同行してもら Mi いたい spiace わ。 per la Missione trama. di- Guarda, io avevo 出て perso, もらえるかな。 dicevo, il gatto Blitz, che è un gatto praticamente storico. C'ho anche l'avatar
Lui non si sa quanti anni aveva. Allora, la storia sua è drammatica, ragazzi, perché quando era... Tolgo un attimo le scene automatiche così posso parlarvi. Quando era piccolo, piccolo non so, era già adulto, gli hanno sparato al piede. Io non so chi cavolo gli ha sparato, se è un cacciatore o cosa. Aveva una ferita al piede, mio zio l'ha trovato con questa ferita, l'ha portato al veterinario e se l'è tenuto mio zio in garage. Ovviamente il Blitz, essendo un gatto folle, ha fatto saltare la caldaia, è esploso tutto, è esploso il garage con dentro la palestra di mio zio, è esploso tutto e l'abbiamo visto tipo brustolito, ancora vivo, è sopravvissuto che gli hanno sparato, è sopravvissuto che si è fatto esplodere e allora l'ho preso a casa mia, ho detto no dai zio lo tengo io, ma dai lo prendo, no ci penso io, e da quel momento lì in nome dello sport la caccia, sì nel nome dello sport, ma dipende se cacciano le cose giuste, se cacciano le cose sbagliate. Cioè no, vorrei capirlo, cioè questo tuo gatto letteralmente ha fatto c'era un filo scoperto, si vede che è saltato sul filo, ha tirato il filo della caldaia, ha fatto cadere qualcosa, è esploso il garage di mio zio, sì, gli ha fatto tu non vai da nessuna parte. Da me ha fatto un sacco di danni perché è un gatto folle. Immaginati a dire ai come si chiama, ai pompieri che arriveranno, anzi che sono arrivati, gli dicono no guarda, ma l'avranno anche visto il gatto brustolito, l'ho visto io com'era, cavolo, quando me l'hanno portato era tutto bronzato, era tutto brustolito, era tutto pieno di roba nera attorno, cavolo, un gatto bianco e rosso. E poi purtroppo mio zio ci ha lasciato nel 2020, nel mio primo giorno di live, purtroppo è stata interrotta dalla chiamata che è arrivata dall'ospedale e purtroppo c'era quella brutta malattia che voi sapete che ne ha portati via tanti, specialmente nei primi mesi. Poi in Lombardia, ragazzi, Lombardia, sapete, la zona di Bergamo era impestatissima in quel periodo. E allora, se poi lui stava nella provincia di Pavia, però vabbè, comunque sia, morale della storia è andata così. E allora il gatto poi è rimasto in qua, è stato bene, si è divertito, ha partecipato a un sacco di mie dirette, però poi di recente si è ammalato, è dimagrito e poi purtroppo non c'è più. Peccato perché non l'ho ancora superata, ormai mi piglierà fra qualche giorno, perché io sono uno che piglia a effetto ritardato, purtroppo. Però mi manca, cioè capite, no? C'è un gatto che stava nella mia stanza e tutte queste cose qua. Quando ho ripreso le live dopo la breve pausa di agosto, che sono stato in pausa 2 settimane neanche forse, dopo quella brevissima pausa praticamente allora ignoriamo i personaggi, che non voglio ancora andare là, e andiamo al Gold Source dove cercheremo la fortuna. E ci sono rimasto proprio male perché veramente, ripeto, è stato triste, però quando un gatto sta male speri solo che se ne vada il prima possibile perché sai che non puoi farci nulla. Tutto lì, diciamo, l'ho condivisa con voi sta cosa perché non ho motivo di nascondere nulla, di nascondere. Com'è? Non ce l'ho io quel No, c'è che sto. Ho trovato uno del mio clan qua, incredibile ragazzi. Ho trovato uno del mio clan nello stesso posto dove sono io. Pazzesco ragazzi. Incredibile ragazzi, incredibile. Che sorpresa. Non te lo aspetti. Vai lì al Gold Source per giocare al Cacpot e ti trovi la leggenda. È bellissimo. Madonna. Bellissimo. Ok, vediamo un 2-3 se lo facciamo. Non l'abbiamo fatto oggi, non Cioè, che sai quel famoso sito dove hai disegnato le cose del Micio? Sì? Vaniglia. Io sto cercando di farti un piccolo regalo. Ah, me l'avevi detto? C'è solamente una piccola cosa. Possiamo provare a fare. Vado a vedere sul sito? È già fatta? Le orecchiette da Micio. E mi è venuto fuori una cosa che... Vado a vedere. Ma perché non usi un'estensione che ti mette le cose sottofondo?
Tu vai a sinistra, vai un po' a sinistra che vedi un folle che sono io. No! Che hanno griffato la mia immagine. Hanno griffato la mia immagine. A sinistra hanno griffato la mia immagine. No, hanno griffato. Qualche deficiente gli ha cambiato colore qui. Ma cosa? Guarda, c'è l'immagine del gattino. Ma no, la mia non l'hanno. No, ma hanno griffato sulla mia immagine, hanno griffato. Hanno fatto su una scritta bruttissima. Non posso. Ma se c'ho la mia immagine in corso, mi hanno griffato l'immagine. Cavolo, questa cosa mi dà fastidio. Non lo so chi è sto qua, ma non puoi griffarmi l'immagine, boia. Ha fatto tipo una firma, o non so, ha fatto una specie di scarabocchio. Ma tu dov'è che l'hai fatta sta cosa? Vicino alla mia gatta? È vero, bellissime. Erano le orecchie quelle, bello. Le orecchie col cuore. Mettere le orecchie, però non verranno mai delle orecchie. È bellissima. No, ma non è facile fare orecchie. Allora, io qua su c'è quel teschetto che avevo fatto io, quello viola. Poi sotto c'era scritta Loving Memory Vaniglia. Sì. E poi penso tu abbia fatto qua il Sace qui. Chi è che l'ha fatto? Sace l'ha fatto Alex, non io. Non è mia. Alex. Io ho fatto le galline, io faccio solo le galline. Mi è venuta una chicca, ti si ricorda la targhettina delle VHS che ne impediva la riscrittura? Se le toglievi, è vero, e la toglievamo tutti, ma certo, basta... certo. Ah no, giusto, è vero, le toglievano, lo so, è vero, me la ricordo sta cosa. Era un bel dramma, ragazzi, ci sono proprio rimasto male. Purtroppo a volte erano quelle che dicevano no, ma non posso copiarla, non me la ricordo sta cosa, bravo, ma hai sbloccato un bel ricordo. Anche brutto, però no, ripeto. Ma a me invece mi è successo un bug particolare, ovvero c'ho la striscia, quella lì che dovrebbe essere rossa di YouTube, ce l'ho trasparente, c'è il pallino rosso, però mi indica che sono in live, quindi adesso proprio un attimo a ricaricare la macchina. Ora è ritornato come era prima. È tornato come il vitello, è tornato. 2931. Boia. Guarda, la battuta è vecchissima, l'ho fatta un sacco di tempo fa. 2931. Oh, ho fatto 2921. Vabbè, forse dai. Numero più, numero meno. Dai. Allora adesso ragazzi, carico la battaglia. Oggi facciamo una trial. Ci picchiamo con i nemici. Tanto è prestissimo. Ci abbiamo tempo. Che bracco, ma poi è vestita benissimo lei, ha stile. Sembra veramente un personaggio di JoJo. Comunque sì, Dav, che belli quei ricordi, hai ragione anche te. Sono ricordi belli perché appunto anche mi ricordo che ai tempi tipo ti passava una cassetta, dovevi sbrigarti a fare la copia prima che ti scadesse. Quindi dai, veloce. E invece poi trovavi di quelle cassette che non avevano la tacchettina. Che la sera, come che sto dire, la sera quando c'erano programmi o film che mi piacevano, lasciavamo la televisione, cioè il videoregistratore attaccato, e anche se c'era la televisione spenta, e letteralmente si caricava tutto dentro a quella cosa, a quella videocassetta. Ma guarda, anch'io, Dav, più che altro che prima dell'adolescenza, io fagocitavo tutto capendo poco. Io guardavo un sacco di roba perché mi piaceva vedere roba e imparare, perché io voglio dire, ho sempre avuto questo piacere di la fantasia, con la testa sono sempre andato in fantasia e già creavo i miei personaggi da piccolo, a già 8 anni, non mi ricordo prima perché purtroppo non posso ricordare, ma avevo tutta la mia lore personale di cose, di personaggi che poi mi hanno portato le storie che sto scrivendo oggi. È bellissimo, siamo partiti dal nulla e lentamente sono arrivato a creare le mie storie e tutto è partito da quando ero piccolo. Però ripeto, ma quanto è bello poter fare sta cosa, quanto è bello immergersi in una propria lore e scoprire le cose. Per me è un'emozione pura, veramente un'emozione. Questo io devo andare a vedere se secondo me tu sai che dovresti fare? Scrivere. Se dovresti aprire un profilo su Wattpad e là iniziare a postare tutte le tue storie. L'ultima volta che sono entrato su Wattpad mi sono beccato che vanno solo le storie d'amore. Ma solo le storie d'amore, io non voglio scrivere una storia d'amore. Ma fregatene, cioè che devi scegliere tu. Allora io ti spiego, io ho un'esperienza, io sono andato su fanfiction.net, che è un sito
non ho mai ricevuto un solo commento, neanche un solo commento. Io scrivevo anche bene, ho da fastidio, dico ma perché devo scrivere se poi nessuno legge? Tanto vale che me li faccio su Amazon e li vendo su Amazon, qualcuno potrebbe interessare, qualche amico è interessato c'è, ma li vendo a basso prezzo, proprio il minimo essenziale. Se mi conoscete anche qua su YouTube ho messo a €1 le cose, perciò sapete che io non sono un tirchio su queste cose proprio per niente. Cioè ve lo metto a €5 e avete un libro. Avete un libro lungo, non un libro lento, un libro da poche cose. Perché io sono come scrittore, penso di essere abbastanza buono. Abbiamo ottenuto una promozione dello squadrone, questa è una bellissima notizia, ragazzi. Perciò lentamente ci stiamo avvicinando a ottenere il massimo rango. Dov'è sta missiva? Ma con la sua mano? Non c'ha nulla nella mano questo qua. Ok, il tenente Sarian è diventato primo tenente. Con commenti da idiota su YouTube, con uno che scrive sempre gran figli d'argento. Ma dipende, magari nei film sbagliati? Nei film sbagliati ti fanno scrivere figli d'argento in un film che non è suo. Che qualche volta c'è c'è ragione, qualche volta ci sono idioti che porca miseria. Tu dici una cosa come parli in discorso serio e ti arriva fa ma com'è la spinacina, ma com'è mica ti giuro vorresti andare a casa di questo sì lo so, ma io ripeto lo so anch'io che mi si è bloccato uno starnuto nel naso. Starnuti scusa un fazzoletto. No, che ho starnutito, cioè che mi si è bloccato, cioè non posso né starnutire né tornare indietro, cioè detto si è bloccato immenso. Piglia a sberle quello starnuto. Sì, mi metto le mani dentro ai buchi del naso. Le missioni sono difficili. Vabbè dai, è partita la battaglia, dai, sarà breve ragazzi, non aspettatevi. Ed è Titano, è sempre Titano, non è sempre Titano, ma oggi è Titano. Ora Adamo negli ultimi tempi si stanno divertendo. Chi? No, stavo rispondendo a Adamo. Negli ultimi tempi i ragazzini si stanno divertendo a fare cose, a fare rimananza, cioè tu che ne so, dici una cosa che poi ti becchi i ragazzini che ti amico, ma è successo anche a me. Ma uno mi ha detto 10 secondi dopo io te lo dico. Dopo li trovi a piangere dopo che il ragazzo non si è messo più loro. Allora vi spiego. Io una volta ho commentato sotto un video di Jack Black, che come tutti voi sapete Jack Black lo conosciamo almeno dai tempi di School of Rock, noi ragazzi. Io lo conosco da molto più dietro. Ma penso anch'io. Però ripeto, il punto è quello che io ho detto grandissimo Jack Black, lo adoro, e uno mi ha scritto ma quanti anni hai? 8 anni? Non gli ho risposto, ma scusami, dovevi avere 8 anni perché ho apprezzato Jack Black che canta, cioè ma sei fuori? Cioè 8 anni? No, scusami, se tu che non sai che Jack Black non è nato con un film di Minecraft, sono loro che non lo sanno, ma io lo so benissimo. Molti di questi cioè non puoi neanche commentare e lodare un attore che ti piace, dicendo bravissimo, fa troppo ridere, no niente, non puoi. Allora, Jack Black è stato, tra virgolette, sfortunato il film di Mars Attack perché è durato bene e poi purtroppo è stato vaporizzato in poco tempo. Cosa? Jack Black nel film di Mars Attack. Poi però ad esempio un altro film che avevo che cavolo di film dei tedeschi. Ricordo ragazzi, gioco completamente gratuito, Final Fantasy XIV fino a Stormblood compreso, avete visto quante live ho fatto, più di 70 live, ed è tutto disponibile gratis quello che sto facendo. Uno dei pochi film che non credete chi dice ma costa se ti fai l'abbonamento, ma se puoi implementare 2 espansioni è completamente gratis. Io ce l'ho a pagamento, vedete, perché vabbè. Bellissimo Boia, sono morto. Dovevi scrivere 88 minuti di tema, sì, sì, infatti. Sicuro. Ma
gente così, io vedo, mi stiamo mettendo sempre più incivili. Cioè, io no, però ripeto, lo vedo sul web. È che negli ultimi giorni si sta dando troppa importanza a stupidaggini. Ad esempio, come quella cosa che è successa, e tu sai di chi sto parlando, che pure che io gli avevo detto che non volevo parlare con lui ha insistito e poi mi è andato a scrivere quella cosa tranquillamente. Ma personalmente non me ne frego di lui. Però il fatto è che certe persone, prima di parlare, come si dice da università, si dovrebbero mettere la lingua dove non il battesore. Vabbè, sta cosa è vera. 500 volte prima di dire questo, perché ci sono volte che una persona, che ne so, torna dal lavoro e stagna, scrive sto commento e poi ti arriva un ragazzetto di 13-14 anni che ti scrive ma te che cazzo ne sai? È normale che poi se sta persona ti incontra per strada, anche se tu c'hai quando 16-17 anni, ti tira un calcio sui denti. No, è sbagliato, la violenza non risolve nulla, mi spiace ragazzi, la violenza non risolve nulla. La violenza è proprio da idioti usare la violenza, ragazzi, non fa mai bene in una società democratica. Al massimo gli dici, ma tu ti sei permesso di dire sta cosa a me? Ma tu sai, ma tu devi stare zitto, anzi, lo dico ai tuoi genitori di educarti meglio, che cavolo. Al massimo si dice quello, al massimo, ma non... In una società democratica tu non puoi mandare in carcere una persona che fa solamente il suo lavoro e protegge la sua famiglia e lasciare liberi e chiedere anche scusa a uno che 5 minuti prima ha ammazzato o ha violentato una ragazza. Ma non si può dire, è una cosa, non devi proprio dirlo. Non si può dire, ragazzi, c'ho la cosa per evitare questi argomenti. Scusami, c'ho la spunta. Chiedo scusa. Sì, anche per gli sponsor, ragazzi, che ho il succo del discorso è quello. Devo fare anch'io come ha fatto Multiplayer con Pregianza, che hanno detto questo collaboratore di cui non facciamo il nome, cavolo, uno dei vostri più importanti. Il nostro collaboratore, cavolo, è uno dei vostri capi redattori, Boia Faust, uno dei più importanti. Non è nemmeno capo redattore. Vabbè, ho capito, ma è importantissimo, aveva il suo angolo settimanale. Ma bello è Multiplayer. Devo dire anch'io così, questo ospite di cui non faccio il nome. C'è scritto Pregianza. Vai. Tanto che poi lui se ne fregherà, perché anzi dice tanto quello se li agganci, quindi se ne sbatterà totalmente, se lo posso licenziare. No, ma poi nemmeno il discorso che ha fatto non era nemmeno sincero, perché si vedeva lontano mio, stava leggendo qualcosa. Sì, lo so, ha fatto le scuse così, lo so. Non so, ma perché lui non voleva scusarsi, l'ha fatto per obblighi, però. Ma poi tutta sta cosa... Ma poi scusate, guarda tutto che Falco Nero, che è uno dei ragazzi, è un bravo ragazzo, lo conosco da più di 20 anni, lo conosco, è lui che non conosce me, ma io conosco lui perché lavoravo per lui, perché lui era su Spazio Games e mi affidava dei lavoretti come scrivere delle guide, gratis ovviamente, perché ai tempi non c'era il concetto del guadagnare sul web. Quello che ha fatto ad esempio Falco Nero, ovvero che ha deciso di... Mi si è spento il mouse, a posto. Grande laziale, sì, è laziale lui, laziale sì. Dico, ripeto, il fatto che lui abbia scelto di collaborare con se stesso e di non stare sotto il comando di cose di altri, per me è una cosa buona. È una cosa buona, però... ma non è accettata in questo paese, in questo ambiente, perché quando tu entri in un network non c'è via d'uscita, c'è via d'uscita dal network, ragazzi. Quando entri in un network, e soprattutto qui parliamo di network che con persone che comandano, che hanno la casa, anzi hanno la regione fiscale negli Emirati Arabi, che quindi l'Italia neanche ci guadagna, perché loro hanno le tasse più basse, ovviamente ci guadagna gli Emirati Arabi, ci guadagnano loro, cioè stiamo parlando di gente che comunque si fa i soldi arabi, ricordiamocelo. Sì, ma se tu, allora, lui ha detto più di una volta, io lo faccio per una scelta mia.
Ma non puoi più farlo, non te lo lasciano fare. È come dire, quando tu firmi, hai firmato, sei a vita, cioè è una cosa brutta, è terribile da dire, però sei a vita. Cioè, quindi per loro sei considerato un traditore. Perché? Perché hai voluto emergere da solo. Che per me, ripeto, una persona come lui da solo può far tutto, perché cioè uno che ha il talento, è già famoso e tutto, può farci. C'è un micio. C'è un micio. Dov'è sto micio? Là, c'è scritto in grande, c'è scritto Blue Cat e Baby Bat. È bellissimo, se riesci ad adottarteli te li porti da presso. Pregianza che l'ha paragonato a una brutta malattia che non diremo e l'ha offeso, l'ha detto pubblicamente più volte e ha attaccato pure quei due sul server, che c'entravano un tubo loro. Poi se l'è presa anche con la community. Ah, sì. Con la community di entrambi i cosi. Vabbè, ma la community, il fatto è che finché te la pigli con una community, te la pigli con un gruppo di persone e non è con una persona singola, quindi... Ma poi scusami, io lo so, lo so, esatto, quella roba lì. E allora è stato veramente offensivo, poi ha fatto le sue scuse, proprio zero empatia. No, non era un granché, era una ragosta. Sì, Aragosta era il mio gatto, Era una ragosta. E quindi insomma, diciamo che veramente, ripeto, non si fa così, ma soprattutto una mancanza di rispetto totale. È vero che lì in quell'ambiente molti non si possono vedere, però ripeto, alla fine io penso che uno come Falcone Nero sa quello che fa. È vero, lui non conosce me, ma io conosco lui e devo dirlo, l'ho conosciuto, mi ha aiutato in un periodo, mi ha dato dei lavori da fare in un periodo che ero ancora un ragazzino che non aveva i minimi idee di come funzionava internet. E mi ha reso felice quel periodo, perché io scrivevo le mie guide e lui me le pubblicava su Spazio Games e io avevo le mie guide. Poi a un certo punto è andato via lui e l'hanno, fra l'altro, è andato via, ma quelli che è arrivato dopo facevano paura, non vogliamo più parlare di lui, cavolo, tipo già in blacklist, neanche cioè come se non fosse mai esistito, e gli hanno tolto pure la pagina delle guide in italiano, così, senza dire nulla, senza chiedere nulla a noi, così noi abbiamo perso tutti i lavori che abbiamo fatto, io e tanti altri che mandavamo le guide. Cioè, pensa a te, per punire lui hanno tolto tutto da noi, cioè di tutti i suoi collaboratori, cioè, ti rendi conto di com'è la situazione? Io poi per quel sito ci ho anche lavorato, fra l'altro, ci ho lavorato un mese in prova e mi hanno detto non è andata bene, allora ciao. Non gli piaceva come scrivevo, cambiavano tutte le cose. Io ragazzi, ve lo devo dire, io penso essere un buon scrittore, non so però se sono un buon recensore, probabilmente non lo sono, perché io recensisco solo roba che vorrei recensire solo roba che mi piace o che conosco bene, non che ci gioco per 3-4 ore e do un giudizio, vorrei proprio avere una capacità di studiarmeli bene. Per i giochi non riesco a apprezzarlo abbastanza, per il calcio sì, mi fidi te Jack, la faccia la brava persona, poi ovvio che in quell'ambiente lì è dura, per emergere c'è sempre qualche patto da fare. Poi, ripeto, per Gianza non so come di persona, ma come editore, come redattore, ho letto i suoi articoli, mi sono piaciuti tantissimo, non ho nulla di negativo, ma bisogna sempre moderarsi, anche ogni tanto vedete che sgrido sempre il buon Lio quando dice delle parole, anche se non si riferisce a nessuno, dico, però quella parola lì è meglio evitare, perché so già che in un futuro è sempre meglio imparare a non dire parole, perché bisogna imparare a evitare certe parole. Siamo al World of Darkness, bel posto. Questa è un po' più movimentata, questa missione, infatti sarà l'ultimo trial che faccio oggi, è anche lungo tra l'altro, è una roba che finisce brevemente. Secondo me veramente, ripeto, ovvio che non voglio entrare nella questione, non voglio nemici, assolutamente, io ripeto, so come funziona l'ambiente, o ci sono dentro già abbastanza da sapere com'è l'ambiente, perché a me il network mi chiamò ai tempi, ma quando ho capito che mi avrebbero deciso loro cosa dovevo fare io, mi hanno promesso tante cose, e io ho ma allora te finirai di fare live fra 1 o 2 mesi perché non avrai nessuno, ma io anche se non ho nessuno vado avanti lo stesso, non me ne fregava nulla delle loro promesse, ed era un network grosso in Italia, era un network molto grosso, specialmente quando parli di calcio, è uno dei più grandi d'Italia, però io ne sono sbattuto, anche perché poi il mio amico ha mollato anche lui e l'altro mio amico è andato in crisi perché vedevi che erano tutti io dicevo, ma sono tutti insoddisfatti, perché devo stare con network?
quelle persone non sono felici, dove non sono felici le persone. Poi probabilmente sì, se fossi rimasto, magari sarei rimasto famoso anch'io, magari oggi avrai 2000 spettatori, non me ne frega nulla, però preferisco così onestamente, perché sono rimasto me stesso. Io decido cosa porto, al massimo se lo consigli, ma non c'è nessuno che viene a dire tu devi fare questo, non c'è nessuno. Non è solo questo, cioè che poi questi ti mettono il taglio, cioè ti dicono guarda in tot tempo devi fare sta cosa, tu ci riesci, però poi ti iniziano a dire però l'hai mandata di ritardo. Perché poi devi sempre stare a guardare loro, perché guai, ma tu non sei passato ieri, che cacchio ragazzi, non sono passato ieri, poi cioè, ho le mie cose da fare, non posso stare dietro tutto il tempo, capite il periodo Covid che c'eravamo tutti, c'è di nome de facto, ma io veramente, ripeto, io posso dire che io la coscienza ce l'ho pulita perché mi sono tolto prima di entrare, io avevo portato un progetto sul wrestling, questo progetto, vabbè, sto dicendo troppo e non posso dirlo, però diciamo che avevo portato un progetto sul wrestling e mi vengono a dire, ma non va bene, deve esserci di mezzo sicuramente delle immagini, dei video ogni momento, ci mettiamo delle immagini, certo, perché metterci immagini di repertorio del WWE non violi copyright, ma saprò quello che dico. Poi mi scrivono sempre Rey Mysterio con la E, no, e poi già, ma che c'è una Rey Mysterio, cioè, devo parlare di wrestling, una persona che non sa nulla di wrestling, che conosce solo Rey Mysterio e Undertaker, che cavolo ragazzi, non è la persona ideale che quella mi consigli, Diceva Rey Mysterio, che riguardava la JLW, ai tempi c'era la possibilità, solo che poi a un certo punto mi disse chiudi tutto, chiudi baracca e falla su un gioco della WWE. Devo comprarmi, che non ce l'avevo, a tutte mie spese, cioè, pensa a te, devo prendere un gioco da WWE e farmela lì, e cambiare tutto, e magari fare il feud con l'Undertaker in JLW. Se io adesso ti dicessi, guarda Jack, se la vuoi fare su quel gioco la vuoi fare, io personalmente ti direi prima di cosa, invece di farla su un gioco come gioco della WWE, prova con uno un poco più piccolo, ma non lo farei, non sarebbe la mia creatura, non sarebbe più la mia creatura, capisci? Sarà la creatura digitalizzata sul gioco, non sarebbe più la mia cosa. Cioè non è proprio cosa che fa per me. E io ho detto di no, io ho rifiutato, ma allora ma o è così o è così. Chi è entrato? C'è qualcuno che collega. C'è qualcuno? Sono qui. Oh, il carissimo Crosby. Diamond! Salve. Allora che si dice? Eri il re di Spiro e Crash, ora sei il re anche di Pac-Man World. Benvenuto. Sì. Stavo raccontando il problema è che qualcuno mi aveva già battuto, ma sicuramente aveva fatto il furbetto che aveva usato la modalità cooperativa, cioè di giocare in 2 con uno che ti distrugge gli ostacoli davanti. Vabbè, ma non si fa così, scusami. Infatti devono, quando mettono le categorie su speedrun.com, devono secondo me separare modalità singola e modalità cooperativa. Assolutamente sì. Perché la classifica in game è unificata. Allora, comunque dicevo, stavo parlando di come anni fa, nel 2020, schivai l'ingresso in un network, la decisione più buona che ho mai fatto, perché non ho mai dovuto piegarmi a nessuno nelle mie decisioni. Ripeto, ho rispetto per i regolamenti che ti fanno le piattaforme. Se io mi sono letto tutti i regolamenti con YouTube, non è che è una cosa che non ho letto, me lo sono letto tutto. È per quello che è sempre andata bene, perché io so cosa posso dire e cosa non posso dire, e dico solo quello che posso dire. Quello che non posso dire, per quanto mi piacerebbe parlare di argomenti anche di attualità, non lo faccio, perché c'è scritto di non farlo. C'è scritto non farlo, non lo faccio. Sarebbe un canale diverso, il mio canale per tutte le fasce d'età, dove fra l'altro non ci sono parolacce, tranne magari qualche. Vabbè, ma boia non è una parolaccia, dai, vuol dire dannazione, dai, parole così. Dai, è vero, Diamond, boia non è una parolaccia, dai. No. Poi non è che insulto nessuno, cioè non cambia altro. E ripeto, sono contento che sono rimasto genuino, perché poi in un ambiente dove poi alla fine ti si ritorce contro il fatto di fare.
di entrare in queste cose. Io ho visto anche un altro mio caro amico che purtroppo anche lui dice ma ci sono questi qua, ma hanno chiamato, e si mette la loro locandina e si mette il loro logo durante le dirette, ma queste cose non piacciono perché ti fanno promesse, poi alla fine gli unici che ci guadagnano sono loro, perché è piramidale, ragazzi, piramidale. Ci sono quelle che stanno in cima alla piramide che si fanno più view, più spect, e gli altri sotto si pigliano, si mangiano le briciole. Io non voglio essere così, piuttosto preferisco non averle proprio, però almeno sono mie, capite? Non sono prese da altri. Ricorda anche il fatto che poi in un futuro, quando per caso questi qua facciano sempre sono in crisi, loro che fanno? La prima cosa che vanno a fare è a dire guarda, questo tizio ha fatto lavori con noi quando non è vero niente, quindi vorremmo portare il video, vorremmo portare tu. Quindi poi quello che si becca, diciamo, adesso sei tu, non sono loro. Ma all'inizio hanno cercato di ostacolarmi anche a me, non volevano che io continuassi perché volevano farmi vedere che senza di loro non potevo esistere, ma in realtà io non sono mai sono stato neanche un giorno con loro, ho rifiutato. Mi hanno proposto, io non faccio nomi, mi hanno proposto di fare una roba di wrestling, veramente la gente che non conosce, che ha visto un po' di videogioco, dice sì è figo, ma non è la mia idea, la mia idea è molto buona, come tu sai, io so gestire una federazione di wrestling virtuale, lo so fare. E questo è giusto, E oggi sono felice, mi spiace che poi ai tempi ho dovuto chiudere, ma non per quella roba lì, perché ho chiuso perché in pandemia, ragazzi, c'erano altri problemi, per la paura di perdere parenti, li ho persi quasi tutti, veramente parenti in pandemia, è stata terribile, ragazzi. Però ripeto... A quello aggiungi anche il fatto che quello che è successo. Ma quello ha contato molto, perché io guarda, ho sentito di non avere il controllo della situazione, quindi sono proprio andato giù, puoi chiedere ad altri che sanno com'è la situazione, chiedi a Shane, ma Shane non ti vuole parlare, comunque a parte Shane, diciamo, c'è gente che sa come sono andate le cose, sa che io non volevo che finisse in quel modo 5 anni fa, non volevo che finisse in quel modo, infatti per fortuna quest'anno mi sono battuto perché finisse come volevo anch'io, che finisse, avrei detto che nessuno litigava, ma vabbè, comunque almeno c'è stata più rispetto, questa volta veramente nessuno ha fatto male a nessuno, per fortuna è andata a finire bene, stavolta non avrei mai accettato una cosa del genere, mai accettato che finisse come 5 anni fa. Perché ripeto, cioè, allora, è sempre stato una mia sofferenza, quella lì. No, ma di più il fatto è che lui ha insistito dicendo tu devi fare una cioè come se io avessi la cosa riguardo, non lui. Quindi poi, quando io poi... voleva togliersi un sassolino, lo capisco perché adesso sarà uno dei miei collaboratori per un progetto, sarà uno dei miei collaboratori, ma quello che volevo fosse la pace, visto che adesso sto facendo un progetto e lui ci sta collaborando, non è una cosa piccola, non è una cosa grossa. Cioè tu non puoi essere... Ma tu quando ci scommetti che lui la prima cosa che dice nel progetto non voglio che metti caso, non è quello, non è una cosa da utente, è una cosa diversa, poi verrà rivelato, ma non è una cosa che ti riguarda a te o a tutti gli utenti specifici, è una cosa che fa l'altro. No, lo so, ma quando ci scommetti che lui ti... Perché alla fine siamo nel GAN, capisci che siamo nel GAN, tutti nel GAN si collabora, ragazzi. Come ho fatto con l'altro ragazzo che... Io ormai queste persone così... Ma guarda che tra l'altro anche Kevin ha detto guarda, però io se c'è da andare là io non ci vado perché io me ne sono andato da là. Tanto per dire, Kevin stesso mi ha detto io là non ci vado. Cioè ha detto così, e quindi non è che voglio dire, cioè non so neanche se mai ci andrà qualcuno dei miei, non so assolutamente, però ripeto, tengo i rapporti buoni perché ripeto, io una persona che perlomeno non è che ci parlo mai, perché ti sento tutti i giorni, lo sento una volta al mese, ma ripeto, però voglio dire, visto che ormai è un ambiente piccolo e se c'è un'idea è giusto condividerla con altri, in
gente che ha dei progetti, cose attive, ci sta. Ho fatto contenti, ho mandato della gente, lo faccio sempre, quando posso. E poi appena vuoi, cioè qualche giorno ti vorrei parlare, perché ieri stavo per andare a ricercare quel wrestler che ti avevo detto. Sì, non mi hai detto chi era. Allora, non lo so di chi è, però io mi ricordo che c'era un wrestler che aveva come questa volta un pagliaccio baracco, quello lì. Ma se è quello che penso io, no, quello lì c'è la morte con me, perciò no, proprio. Anzi, mi viene a dire che poi magari glielo porto via, capace di dire. No, mi era solo un attimo per leggere, per vedere le mosse, perché siccome c'ho un wrestler simile, però un po' più di cose nella WCA, me lo volevo studiare un po' per vedere. No, ti volevo dire che io sono detto stavo leggendo cose. Ho letto che c'è che nella WPFF, una cosa simile, c'era un personaggio, dei personaggi che si chiamavano i figli di Solomon. Figli di? Figli di Solomon. Solomon? Solagor. Presente. E ne avevo visto uno, cioè ne avevo un paio, ma ne ho visto uno. Ma ripeto, ormai per me non ha senso che ti pigli bio di gente che non c'è più, fate da zero. Solo per a parte che non ti servono, perché ormai c'avrai un botto di gente, non ci serve più nessuno, ormai si carica, c'è il roster gigante. No, ma non è per questo. Siccome, come ti avevo detto, volevo fare l'idea con la Liga di Invasion, però sto creando una seconda federazione, stile una federazione. Ma falli la prima, non farne due insieme, fidati. Cioè voglio dire, ti spiego il motivo perché io li ho fatti sti errori in passato, lo so perché li ho fatti io. Non riesci, inizi a scrivere una cosa, poi ti scriverai l'altra. Anch'io ho un progetto che non ho mai pubblicato, perché ripeto, se non ho neanche tempo faccio fatica a stare dietro alla principale, che faccio anche progetti secondari, non ce la faccio. Vorrei, avessi più tempo, avessi più voglia di scrivere, lo farei, ma non ho tempo. Anzi, devo lavorare il mio romanzo che devo riprendere, che sono la seconda metà, e sarà bello perché ripeto, la seconda metà del romanzo adesso si fa sul serio, perché la trama, adesso ho fatto una mini parte dove c'è un torneo breve, perché io sono fan di queste cose tipo i tornei Tenkaichi di Dragon Ball, questa è una delle mie cose preferite. Vabbè, ma chi è che non ama i tornei Tenkaichi? Cioè? Il torneo Tenkaichi nella federazione? No, nel mio romanzo, no. Non è un Tenkaichi, lo immagino il torneo Tenkaichi in sicurezza. Vabbè, ma è una normale sfida, sarebbe una normale sfida. Che poi c'era già il King of Rome, alla fine era quello, il King of Rome. Ma non è mio, non è stato mio. Maulins. Perché guarda, una cosa che consiglio sempre in quell'ambiente è di non credere mai alle voci di corridoio, perché sparano tante. E poi ogni tanto mi viene a chiedere, ma è vero che tu hai detto sta roba? No, non l'ho detta. Ma è vero che tu sei lamentato di me? No, non mi sono mai lamentato di me. C'è sempre una roba, c'è sempre qualcuno che parla male di qualcuno. Ciao papa! Siamo contro la Cloud of Darkness, ma che grossa! Abbiamo finito la trama. Wow! Stina, wow! Incredibile! Come Michael Jackson, wow! Mangiamoci spaghetti di pescatore. Perché ogni volta che capita qualcosa. Però ti sento basso, io ti sento molto basso, non so se il gioco sente. Oggi lo senti, buon Dio. Grande Baba, il Baba è l'uomo che mi permette. Ora come mi senti? Sì, bene. L'ho dovuto rimettere a cima. Ciao Baba. Baba, dicevo, è la persona che mi permette di... Abbiamo visto la tua clip prima, Baba, abbiamo visto la clip che hai fatto ieri. Io lo sento bassissimo, ma adesso si è alzato un po'. Si è alzato. Purtroppo è un po' incasinato, quando c'è una battaglia forte e pesante come questa, ragazzi. Credetemi, questa è una battagliona. È il boss finale del raid. Raid ammazza spray.
Dicevo che grazie al Baba che facciamo Astrobot, i soldi ce li ha messi lui. E soprattutto la connessione ce la mette lui per permettermi di giocare. Io non dimentico mai queste cose, lo dico perché mi piace ricordarlo. E il resto, ripeto, domani invece faremo Mass Effect 2 perché questo gioco è bellissimo, ma sono troppo buono. Io ho bisogno di fare qualche cosa un po' più meschina come domani su Mass Effect. Che poi era anche in Red Dead, ho giocato tanto pulito, qualche cosa, ma in Red Dead tendenzialmente ho finito con l'onore massimo. Molto volentieri, certo, ti merita, grazie. Ma poi Baba, cavolo, mi eri mancato tanto, ho capito che sei impegnato, perciò non c'è problema, però mi sei mancato tanto, Baba, ai tempi, mi sei mancato tantissimo. Veramente. Poi quando sei tornato, mi hai visto anche qualche volta sulla piattaforma viola quando comparivi, dicevo il Baba! O Andre, impazzivo, così. Non mi vedete mai a farlo per tutti, non è che lo faccio per dai che fra poco, ragazzi, sentiremo cosa dice Lio, avete pazienza. Dovete avere pazienza un attimo perché per sentire Lio, if you want to listen to Lio, you have got to be the Lio. Ah no, non era così. Ok, ecco, ho sentito anche lì. Spero che non ricapiti più, ma non dipende da me. Vabbè, ma immagino che abbia avuto problemi sul lavoro, cose varie, comunque Baba tranquillo. Passate dal disco di Jack. Oh ragazzi, sì, ma ripeto, è ingresso libero, basta che si sappia parlare in italiano, non si dicano parole terribili. E qua è sempre brutto dire delle parolacce. Abbiamo il sound, non dire parolacce, abbiamo un sound pazzesco. Non dire parolacce! Quello lì, sì, esatto. Altrimenti chiamo la polizia. Non dire parolacce, non chiamo la polizia! Quello lì sempre che dice, t'ha detto! Sì. Non so da dove viene però, quello è bello, non so da dove viene. È tipo un vecchio fuori dalle poste. Un vecchio fuori dalle poste. Se bestemmio arrivano le SS. Ma su sta piattaforma arrivano veramente. Attenzione, il freestyle, ti devo preparare un altro. Sentiamo, Freestyle DJ, dura 30 secondi. Io sono il Sace e vengo in pace in questo mondo di gaming corrotto, controllo rotto. Ho fatto le ossa giocando, qui sta tuonando. È una fatality di sfondo, io mi prendo il mondo. Sì, non lo sai che sono il Sace e lo vuoi, ti vengo in pace. Sì, tu lo sai. Tu sei il massimo. Esatto. Sì, il massimo. Sì, baby, sono il Sace, anch'io. Il secondo che sto preparando è più un pezzo, è più un grido, diciamo, cioè rivoluzionario. Vi dico solo questo, vi leggo solo l'intro. Non sono il sacerdote che pensate che io sia, non sono venuto qui per recitare l'Ave Maria, Uso le guide online per quando smarrisco la via, alzo le mani e raccolgo i semi della bramosia. Questi sono testi che faccio io, non è la IA, Questa non è la IA, ragazzi, questo è Jack Lo Rebaz. No, non è la IA, no. No, non è la IA, perché i semi della bramosia è una citazione a Persona 5 Royal, mentre la cosa è che io dico non recito l'Ave Maria perché io sono sacerdote, ma non sono un prete, quindi insomma, diciamo che io volevo è una vita che volevo fare un testo un po' più, però ripeto, e poi coi social oggi non potresti, perché a volte vedo delle cose in TV che mi fanno veramente disperare e dico cavolo, vorrei tanto fare io un grido di battaglia, un qualcosa per tutta quella cecità che c'è nel mondo, cecità intesa non fisica, per carità, che è una bruttissima condizione. Ho anche avuto un gatto cieco, quindi so cosa significa, quanto può essere pesante nella vita di una persona o di un animale, quindi voglio dire, però ripeto, cioè ci sono tante cose che, ripeto, ma qualcuno deve dirle, se non le dice nessuno, è come se non esistessero, qualcuno deve dirle le cose, però ovviamente non posso essere così estremo, lo farei ragazzi, ma non posso, però, ripeto, perché ho scelto di essere, il mio amico Christian mi ha invitato a un party, non posso. Non potevo ragazzi, non sa che sono in diretta. Ci c'è provato, è stato fatto fuori. Ma qualcuno c'è ancora, qualcuno c'è ancora. Guarda, incredibile che Justin Bieber, dopo quello che ha detto, che si è tirato fuori il sassolino, c'è ancora. È vero che non è più il potere che conta, ma
comunque sia Justin Bieber c'è ancora, lui è uno di quelli che ha vissuto in quel sistema e poi ha detto tutto quello che, tutto no, tutto, gran parte di quello che ha fatto, che gli hanno fatto, e l'ha raccontato. Mel Gibson è un grande, non so come fa ancora a far film, che si è messo contro tutti, si è messo contro tutti i potenti. Mel Gibson è ancora lì che ogni tanto qualche film riesce a farlo, poi la critica glieli stronca prima ancora che escano, sanno solo loro, non l'hanno neanche visto, gli hanno già stroncato il film, non l'hanno neanche visto e gli hanno già stroncato il film, cioè. Ricordo che Bieber lo prendevano sempre in giro, chiamavano Giustina Bieberon. Sì, ma Bieber a me non piace la sua musica, devo dirlo, non mi fa proprio schifo il tipo di musica che fa, però ragazzi, diciamo, anche io la esecro parecchio, ma la persona proprio, a me non piace la musica, ma la persona non so cosa possa aver fatto. la persona non ha fatto niente, aspetta, no, non è che non ha fatto niente, lui ha raccontato tutto, io non posso dire cosa ha fatto, però dico solo che intanto l'hanno mandato quando aveva tipo 12 anni alle feste di Diddy, poraccio, cioè potete immaginarvi le feste di Diddy come cavolo erano le feste di Diddy, cioè non voglio andare oltre, ma vabbè, adesso si sa cosa succedeva lì, e gli ha detto che lui incontrava queste persone potenti che andavano a queste feste con le maschere da VIP. Ragazzi, sta cosa mi ricorda Squid Game, non è spoiler, ci sono i VIP che hanno queste maschere e ovviamente sono persone che si pigliano tutti i benesseri del mondo e non hanno alcun interesse nella vita altrui, e lui le ha descritte queste persone in vita reale, in film reale. Esiste un film Baba di Bieber. Io ho visto solo delle interviste che ha fatto, non ho visto quel film, non sapevo neanche che esistesse un film, però ripeto, in ogni caso, dicevi di Diddy tu, e dicevo anche a me fa rabbia, anche se, e il punto è quello che praticamente queste persone gli hanno minacciato di una cosa che poi è successa, non posso dire cosa perché è troppo cruda, diciamo che ha perso la vita qualcosa, di Gibson. Guarda, adesso solo che ragazzi, tanti hanno parlato e alcuni non sono più al mondo, altri hanno cercato di farli fuori dandogli cose che li avrebbero distrutti e alcuni sono sopravvissuti, ma oggi non hanno più voce in capitolo. Purtroppo il mondo di Hollywood è marcio e ogni volta ci fanno vedere grandi supereroi, perché noi andiamo a vedere questi che salvano il mondo, ci proteggono dagli alieni cattivi o dai villain, e diciamo grandi, e pensiamo che siano così nella vita reale queste persone, ma io non dico che siano gli attori, perché io penso sempre, però ripeto, a volte sono i registi che hanno delle storie un po' agghiaccianti, e ovviamente parliamo anche dei tipi degli anni 40, che c'era gente come Orson Welles, che chi ha letto, grazie Dav, buona partita, io vedo, non so se vedere, un po' mi interessa più la Juve forse del Napoli, però anche il Napoli mi interessa, non lo so, guarda, io non ho ancora capito, già Lautaro sì è dell'Inter, quindi ieri si è divertito, ha fatto una grande partita ragazzi, azzurri contro bianco-verdi, sì, no vabbè, ma è dominato l'Inter, quelli là non riuscivano neanche a giocarci contro, quel portiere gli è scappata la palla sui piedi di uno dell'Inter e poi Lautaro ha segnato. Ma veramente dominante quell'Inter, ma vabbè, ma contro lo Slavia Praga per forza. In ogni caso, ripeto, sta cosa è interessante perché Gibson per me è una persona coraggiosa, un genio che ha fatto un film tutto in aramaico, cioè veramente non ha detto traducetelo in italiano, l'ha fatto in aramaico con sottotitoli, ha avuto una mente geniale e solo per quello meriterebbe ogni lode. Oltre al fatto che comunque non è andato off canon con la storia di Gesù, parlo della passione di Cristo, non è andato off canon, non è andato a rivelare cose, segreti o robe, ha lasciato una storia generica, qualsiasi interpretazione della Bibbia, gli hanno tagliato via delle scene che, ripeto, sono scritte sulla Bibbia, non è che se le inventate lui perché non sapeva che fare, ragazzi, il libro è quello, è la parte storica, è successa, non è che puoi dirti ma se l'è inventata Gibson, se metterà qui piuttosto mi sono inventato io Peter Griffin e Bulma, ma adesso è diventato canonico, perché ad esempio in una puntata di Griffin dell'ultima stagione c'è Bulma che dice il mio vero fidanzato, e si iniziano a baciare, è successo nel Griffin questa cosa, quanto mai però sarebbe stato bello, vabbè, dico quello, vabbè, comunque sia, vi saluto ragazzi, se abbiamo tempo domani ne parliamo ancora un po' di questa cosa, ricordatemelo, ovviamente senza entrare nei dettagli, perché vabbè, ripeto ragazzi, Hollywood è un rabbit hole, vuol dire è una tana del coniglio. Quello che vedi fuori è come l'iceberg, vedi fuori un bellissimo iceberg con l'oceano ed è bellissimo, ma quello che c'è sotto
fa paura. Gibson e Mad Max, il vero Mad Max, bravo Davide. Mad Max era Gibson, se la sono dimenticati, l'hanno perfino retconnato facendo vedere che Mad Max ormai è Tom Hardy, che è bravissimo attore, ha fatto un bellissimo, però ripeto, Mad Max era Gibson, è un film australiano che ha sfondato, all'inizio era un film di nicchia, i primi 2 Mad Max li conoscevano quasi solo in Australia e da poche altre parti all'inizio, poi boh, ha avuto successo. E Tom Hardy si è preso i meriti e tutto, però ripeto, Mel Gibson era Mad Max. E fra l'altro erano belli crudi quei film, ragazzi, veramente i soliti film da giustizieri, classica negli anni 70-80, era un genere molto diffuso. Va bene ragazzi, vi saluto, se si parla di cinema io parlerei anche per ore, ma vi lascio andare a mangiare, andare a preparare e soprattutto lasciamo andare Diamond a fare i suoi record. Andiamo a fare i suoi record. Vabbè. Così. E lui non usa la coop con gli altri che gli spaccano gli ostacoli, Vero. E lui è onesto con l'H davanti. No, io sto leggendo qui, cioè, che porca la miseria. Cioè, vai a citare i cosi, vai a citare i Cavalieri dello Zodiaco e manco mi avvisi, che bello amico che sei. Ma qua nella card, a me piace la sigla, mi rimarrà sempre in testa, è uno scontro, una lotta fratricida. Grafica, non per male, ma la grafica non è per male, cioè, come mi sembra troppo semplice. Ma lo so, gli ho detto ma disegnami New York, la faccio vedere ragazzi, ho detto disegnami New York e scrivimi Ten Anniversary, non c'avevo voglia. Cioè, non c'avevo voglia di spaccarmi sto giro, potevo metterci qualche citazione. Ma cosa mi facevi? Guarda, ma che bella, non è brutta, è semplice, è New York, è Manhattan, il mio quartiere preferito di New York, con un bel edificio e JW Ten Anniversary, è semplicissima, poi c'è la mia card che è molto molto bella, molto intensa, anche se Kevin mi ha detto in privato, però la prima parte non regge il confronto con la seconda. Ho detto, ci si scalda e poi boom, arriva il boom con gli ultimi 3, sarà una roba pazzesca, lo so, l'ho voluta fare veramente così, un po' più low card che una low card, main event che main event, ovviamente ci sta, è normale ragazzi. Va bene, vi saluto, buona serata, ciao a domani, ciao.